lost away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Una buonasera a tutti e ben ritrovati qui a Radio Piper per il nostro appuntamento del mercoledì. Un ritrovo, come alcuni di voi mi hanno scritto, che condivido pienamente, un ritrovo tra anime connesse, tra anime vibranti, tra anime che sono presenti qui proprio per ampliare la nostra conoscenza e la nostra consapevolezza, basato sulla nostra coscienza, appunto. Il programma si può ascoltare in diretta FM 88,8 93,8 o dalla app Radio Piper, in streaming su www.radiopiper.it, in diretta visiva YouTube Radio Piper, Facebook Radio Piper e Facebook Piper Club. Per chi non riuscisse a vedere la puntata o per altri motivi deve fermarsi eccetera, può riguardare la puntata sul sito www.radiopiper.it sulla sezione podcast. Ecco,
Grazie mille per essere qua, per il vostro tempo che dedicate, che ci dedichiamo l'un l'altro, perché ormai è diventato il nostro appuntamento per stare tra di noi, e questa è una cosa che apprezzo molto, proprio il vostro tempo, e anche voi che ci scrivete che siamo tutti qui, ecco, perché siamo qui grazie ad ognuno di voi, perché se no non sarebbe un programma, sarebbe un monologo. Detto questo, questa sera con noi abbiamo un ospite particolare, che poi ospite secondo me è un po' riduttivo, io lo chiamerei protagonista, perché alla fine chi viene è un protagonista, non è solo un ospite. Il protagonista è chi viene, che porta quello che ha dentro, la sua testimonianza, la sua riflessione. E Manlio è un ricercatore. È un ricercatore che non si accontenta solo di ciò che scopre o che vede, ma va oltre. Lui è un ricercatore nelle energie sottili e nelle pratiche olistiche. A sua volta ha iniziato, ha ampliato, ha sperimentato e ha fatto suo ciò che ha vissuto durante le sue esperienze, a tal punto che a forza di sperimentare le persone andavano da lui e chiedevano consigli su come fare, come ampliare a sua volta, per cui è diventato anche insegnante di queste pratiche e comunque sia in continua evoluzione, per cui merita un attento ascolto. Ed ecco a voi Manlio Di Donato. Ciao ragazzi, ciao Edward. Sì. Ciao. No, ricercatore sì, diciamo, è partito tutto quando avevo 16 anni fondamentalmente. Perché? Perché mi sono trovato davanti delle situazioni che con i metodi ufficiali, rimaniamo con i metodi ufficiali, non approfondiamo cosa sono i metodi ufficiali, non erano risolvibili. Da lì è cominciato. Prima studi un percorso, studi un approccio, lo metti in pratica su di te, vedi che funzionicchia. Sì, funzionicchia, perché ti dà molto magari a livello di cuore, ma poi lo scatto pratico nella materia rallentato. E allora lì ti intestardisci e dici, no, secondo me si può fare, però non posso continuare a utilizzare il manuale per farlo funzionare. C'è bisogno di andare un po' oltre, un po' fuori le righe, sperimentare, fare da cavia su se stessi e vedere cosa si riesce a portare in cantiere. E da lì, con questa mentalità, si è aperto tanto. Se parliamo di energie io le chiamo forze eteriche, dai, è una modalità per parlare con un concetto un po' più ampio. Si possono aprire veramente delle belle porte, però bisogna uscire dai dogmatismi. Perché? Perché mi sono trovato spesso in situazioni del tipo: no, fai il corso e ti dicono fai così, perché il maestro ha detto che si fa così. Ok, tutto qua? Ma se io invece lo provo in un altro modo, no, non si può, è pericoloso, risposta media. Io invece sono uno di quelli che dice, su di me, per me è lecito sperimentare tutto, vediamo, tu mi hai detto che si fa così, chiaro che lo provo così, ma poi provo anche B, C, D, E, F, G, e lì vedo, e che cosa vedo? Che se esco dal seminato dopo aver compreso il senso di quella pratica, uscire dal seminato mi dà 100 volte tanto. E allora per me la sperimentazione è un po' questo. Chiaramente poi ho anche trovato, strada facendo, lo sblocco fisico, quella cosa che con i mezzi normali non mi si poteva dare, chiaro che è arrivata. Ma è arrivata perché mi sono permesso di aprire quella porta, di fare quelle cose che il maestro diceva non farle non si può fare, no, si può fare come. Quindi per me il punto è un po' questo. Dai, e da qui piuttosto vi parlerei di quello che adesso stiamo realizzando come gruppo di ricerca. Tu che ne pensi, Edward? Sì, volevo farti una domanda Sì. a riguardo di questo, per cui comunque sia, anche se noi andiamo dal più bravo maestro al più bravo insegnante eccetera, comunque lui potrà dare una linea generica che ognuno poi in base al suo percorso, al suo DNA tutto eccetera, deve poi prendere queste nozioni e sperimentarle su se stesso per andare oltre, perché sennò diventa come un appoggiarsi, dice ok, il maestro ha detto così, io seguo così, per me
funzionicchia o non funziona, basta, mi fermo, perché non ha fatto un lavoro su se stesso. Per cui c'è qualsiasi pratica, qualsiasi informazione, qualsiasi cosa, riflessione va bene per uno, non va bene per l'altro, e qui devi fartelo tuo l'insegnamento nella tua pratica giornaliera, no? Sì, c'è un punto, bravo Edward, c'è un punto importante in questa affermazione, perché allora chiaramente il settore delle pratiche olistiche, fra virgolette eterico-vibrazionali, è enorme, però c'è un punto che è importante, perché vedete, qualche volta mi arrivano o allievi o persone così, o persone che vengono dalle sessioni, perché faccio anche l'operatore nel mezzo, e mi chiedono: ma secondo te se faccio così? No, non puoi chiederlo a me. Perché? Perché non sto vivendo la tua vita. Come posso darti una risposta su se è lecito o non è lecito applicare una pratica, un metodo di meditazione, piuttosto che un modo di usare le energie in un modo o nell'altro? Prima sperimentalo tu, poi dopo che l'hai sperimentato dimmi che cosa hai rilevato, di cosa ti sei accorto, e là possiamo confrontarci. Perché se manca l'esperienza pratica, di cosa parliamo? Parliamo di teoria, ma con la teoria non è sterile. La teoria è utile dopo, prima fai l'esperienza. Esempio, si può parlare, che so, dai, parliamo di energie, come è cominciata un po' la mia ricerca con le forze eteriche planetarie. All'epoca mi ricordo, semplicemente era un territorio per me inesplorato, non trovavo nessuno che mi spiegasse, ad esempio, in termini pratici, se io richiamo la forza eterica del Sole e la invio su un organo, che succede? Se io richiamo la forza eterica della Luna e me la sparo, che so, nel cuore, che succede? Nessuno me l'ha saputo dire. Al massimo trovavo libri o persone che mi parlavano per teoria, per tradizione. Ma la tradizione è accurata o è stata soltanto riportata da persone che dopo una data epoca hanno smesso di sentire le energie? Allora, dato che per fortuna mi era stato insegnato a percepire le energie e a discriminarle, cioè un conto è dire sento, un conto è anche dire ok, ma i parametri, c'è equilibrio in questa forza? C'è risonanza, capacità di comunicare? Come sta la sua parte alta, il suo celeste, la sua connessione con aspetti superiori, e la sua parte bassa, il suo radicamento? Come sta la capacità di sintonia di questa forza, il suo equilibrio interno, la sua consonanza? C'è dissonanza? Ci sento proiezioni di volontà dell'operatore? Perché capite bene che noi possiamo canalizzare, cioè usare il cuore come portale e richiamare di tutto, ma se ci lasciamo una traccia di noi, non è la stessa cosa, non è pulita. Sarà un effetto un po' distorto che dipende dal nostro mondo interiore. Può essere una cosa eccezionale, ma molti operatori ci rischiano di lasciare le penne perché ci mettono troppo di loro, rimangono legati alle opere, a quello che fanno con altre persone o a quello che creano programmazioni che sparano su oggetti e case, e diventano loro i motori. Ma se diventi tu il motore, cioè, tu sostieni la tua vita, ma non puoi sostenere la vita di 100-200 persone. Ognuno ha responsabilità personale. Energeticamente, quante persone riesci a reggere? Cioè, un bravo radiestesista riesce a farti anche 30 sessioni contemporaneamente con gli strumenti di radionica, ma poi la sua energia personale s'azzera. E un conto l'arte è quello di incrementare le proprie risorse. Un conto è dire, no, aspetta, ma c'è un modo per non metterci del mio, per far sì che la mia parte sia solo quella di essere il pilota che guida, ma senza creare quel legame a doppio filo che poi mi fa far carico, mi far sì che mi faccio carico di quello che la persona che sto assistendo magari vada a scaricare. O se lavoro su una casa, su un terreno, di quello che si scarica da quel terreno, perché se sono io la batteria passa attraverso di me. E vabbè tutto, ma io non so Superman, quindi è un po' questo il concetto per me di fare ricerca. Torno a bomba e c'è stata quella fase, saranno passati 8 anni, 10 anni, onestamente non me lo ricordo, ok? Dovrei andarmelo a cercare, in cui proprio mi sono detto, ma le forze eteriche dei corpi celesti che fanno? Come le posso usare? Quindi non il simbolismo ma l'effetto. E lì è stato proprio questo, cioè prende un bicchiere d'acqua, richiama e testa. Quanto di mio c'è dentro? Aspetta, rifacciamo. Ok, adesso mi sembra che vada meglio.
E poi, dai, questa è opera di ingegneria inversa, cioè riuscire a dire per allenamento che componenti, che qualità ha quella forza che è stata richiamata. Quindi esempio, la faccio semplice. È celeste, va verso l'alto o va verso il basso? E quindi è una forza che nutre il pensiero e l'ispirazione o è una forza che nutre la materia e la forza vitale? E qui già capisci tante cose, perché se richiami ad esempio pianeta Terra o anche Saturno, che ha un'energia bellissima, scopri che Saturno ti spinge dal basso verso l'alto. Quindi è un bel sostegno delle energie vitali Saturno, non è come dicono tanti che Saturno porta sfortuna. Mentre il Sole senti invece che è più un'espansione bella, molto bella, un'espansione, un'alimentazione, dai, un motore, con cui puoi alimentare tante cose, insomma. Ingegneria inversa significa fare questo, anche un dire, bene, ma questa energia in che direzione si muove? Nello spazio e nel tempo. Va verso il passato? E lì ti accorgi ad esempio che, chiaro, il tempo, passato, presente e futuro sono una concezione umana, però incarnati in questa realtà tridimensionale possiamo interpretare con i nostri sensi anche forze il come si muovono in questa tridimensionalità. Quindi, dato che in questa realtà il tempo esiste, possiamo interpretarlo. Quando siamo dall'altra parte del velo il tempo perde di significato? Sì, ma... E quindi scopri ad esempio che la forza Sole si proietta sempre verso il futuro. È una forza quindi che ti porta a crescere, a evolvere. Mentre la forza Luna è una forza invece che apre la porta del passato per scaricarla nel presente. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che la Luna ti aiuta a purificare, a rilasciare le cose del passato. Questa per me è la sua funzione eterica primaria, poi ne ha tante altre. Ed è questo un po' il bello. Scusa, sì. Esempio, ma in pratica cosa fai con il discorso della Luna? Devi fare tipo ci sono dei pensieri specifici, ci sono delle, cioè, com'è che uno fa a dissolvere le cose del passato attraverso la Luna, tipo come hai detto te adesso? Allora, potrei dirti c'è un po' da lavorarci, ma in realtà è molto più semplice di quel che sembri. Allora, chiaramente per richiamare queste forze la base è quella che molti di voi già conoscono, cioè centrarsi nel cuore, aprire la porticina o portone del divino e lasciare che sia il divino a operare. Per divino però per me va definito quello che per te è il divino, quello che nella tua esperienza d'anima è il divino e quello che per te è il divino nella tua esperienza di questa terra, punto. Quindi per me, da punto di vista politeistico, tutti hanno ragione di essere, l'importante è quello che ti risuona nel cuore, tutto il resto ha valore per altre persone. Stop. Quindi portarti nel cuore, apri la porta del divino, che per te sia il Cristo, eresia, che per te sia, che so, Sai Baba, bellissima persona, per molti è un'eresia, che per altri come me siano cose un po' più antiche, va bene tutto. L'importante è che ci sia lo stesso sentimento del sacro, perché è quello che anima le cose e fa muovere tutto, ok? Qualcuno lo chiama amore, chiamiamolo amore, perché è quello poi. Quindi ti centri nel cuore e io dico, apri quella porticina in più, ok? E lì cominci a canalizzare. Chiaro, ci vuole un attimo di idea precisa su cosa andiamo a pescare, perché? Perché se parliamo di canalizzazione è il cuore che la decide, non è qualche grande forza misteriosa al di fuori di noi, è il nostro cuore. Se il cuore sa cosa fare, perché ce l'ha già dentro, lo fa. Se non lo sa cosa fare, va istruito. E lì ci sono tanti percorsi e tante pratiche. Veramente tanti. Prendete tutti i percorsi che conoscete. Se il tuo cuore non ha quell'informazione la puoi risvegliare dentro di te. Dopodiché va agito, perché per me lavorare con le energie è un agire, non è un stare fermi a riflettere. Richiami Luna, la crei fra le tue mani. Chiaro, adesso l'ho sparata molto semplicemente. Aperta parentesi, dopo parliamo dei campi formativi e lì spiego 2 cosette in più da esperienza anche da poter fare a casa. Perché un conto, quello che ho appena spiegato, se già siete del mestiere sapete bene che richiede un po' d'arte, cioè aver fatto qualche percorso, aver aperto certe porte, aver capito che si può. E averlo un po' sperimentato, dai. E lì l'arte è l'abilità personale, ok? Qualcuno ci nasce
tutti gli altri, come il presente, imparano strada facendo. E dai, sì, si può dire. Per cui tu praticamente, cioè, senti questa cosa dentro, la vuoi, ti concentri sul cuore, Sì. dici al tuo cuore, ok, apriti verso questa esperienza, Sì. e da lì inizia il percorso. Chiaro. Sì. Diciamo, comunque sia adesso una cosa che tu vuoi, ti senti rilassato e in pace con te stesso, Certo. perché questo è molto importante, che se sei nervoso, teso, dispiaciuto, eccetera, non riesci, per cui devi... Puoi riuscire, ma sarà un'esperienza filtrata. Sì, attraverso quelle emozioni, Sì. ovvio. Se invece tu ti rilassi e tu dici ok, magari dici il tuo nome. Esempio, io faccio delle cose con me stesso, per dire una cosa semplice, perché magari alcune persone riescono a seguire, altre no. Però diciamo, io parlo, non ho mai fatto corsi, non ho mai fatto nulla di nulla, però ho un buon rapporto con me stesso, cioè adoro il tempo con me stesso. Per cui diciamo, se delle volte ho delle preoccupazioni o delle cose, eccetera, allora io parlo con me stesso e dico ok Edward, relax, perché mia madre è lingua inglese, per cui io mi parlo sempre in inglese, non so perché mi viene così. Allora dico ok, relax, cioè, anche perché l'italiano ho iniziato a studiarlo a 7 anni. Sì, sono arrivato in Italia, non sapevo niente, sono andato a scuola elementare, ero là, guardavo, non capivo un H, però dove c'era l'obbligo, però qui ci ho messo, cioè, tipo ai 8, 9, 10 anni a iniziare a parlare bene l'italiano. Sì, ci ho messo un po', perché poi a casa parlavo sempre inglese, per cui, sai, per me era anche un po' traumatico, tra virgolette. Però, boh. Allora dico a me stesso che Edward, relax, rilassati, concentrati, respira. Allora mi abbasso il mio battito di respiro o me lo alzo in base a quello che devo fare, insomma, cioè, mi organizzo, mi regolo, poi mi concentro su una cosa, guardo il cielo e dico ok, adesso mi connetto, datemi una mano a capire come risolvere o come fare, e allora da là tu praticamente inizi il tuo rapporto e da sopra ti mandano, tra virgolette, delle informazioni su cosa fare, sì, tramite dei segnali o delle cose, eccetera, e da là comunque sia tu capisci che non sei mai solo, per cui non hai mai bisogno di preoccuparti, perché non serve a nulla, c'è la soluzione a tutto. Allora io ho sempre fatto così fin da piccolo, per cui secondo me parte tutto da noi stessi, parlare con noi stessi, incanalare l'energia in noi stessi con quello che c'è sopra, c'è uno scambio e dopo si aggiusta tutto, no? Cioè io parlo per me in un modo molto semplice. Sì, però, sono d'accordo. Diciamo, ecco, e poi dopo uno può andare avanti in altre pratiche come quelle che dici te, incanalare, cioè, i vari pianeti, le varie cose, allora lì si va oltre, diciamo. Ecco, sì, lì si apre una finestra di ricerca, diciamo. Sì. Sì, però diventa una passione a quel punto la ricerca, per vedere cosa riesci a trovare, cosa riesci a sperimentare. Necessità. Per me è stata ed è tuttora una necessità. Perché necessità, se posso chiedere? Ma certo, da un lato professionale, perché comunque come operatore olistico il mio interesse è migliorare sempre di più i metodi che ho a disposizione, e per migliorarli l'unica soluzione è verifica quello che stai facendo, fai 2 test di analisi, si può andare oltre, ti arriva il cliente che ti pone una situazione su cui non hai mai lavorato e non hai la più pallida idea di come lavorarci. Ok, pezzo alla volta, e cominci a tirare giù tutto quello che serve. Poi, finita la sessione, ti prendi 2 appunti, ci rifletti e vedi c'è qualcosa di più specifico che si può fare per quella tematica precisa. Come ci si può lavorare nel migliore dei modi? E per me è quello, e poi diventa un tirare giù frequenze, forze eteriche specifiche e creare campi informativi, strutture fatte di forze eteriche che ti aiutano a fare quel lavoro in un modo sempre più, sempre più fluido, sempre più completo, armonico. È un po' questo. Ok, ma una domanda, se tu... adesso tu sei insegnante, insegni addirittura anche proprio a persone olistiche come diventare, cioè, operatori olistici, eccetera, però se tu non fossi stato in questo ramo, tu avresti fatto lo stesso queste ricerche? Sì, questo assolutamente, indipendentemente da quello che pratichi adesso. Certo. Proprio? Sì. Certo. Motivo? È la passione che mi porto avanti, è quello che mi definisce. Posso fare qualunque mestiere su questa terra, non cambia ciò che sono.
il mestiere mi serve per vivere ed è bene e ho la fortuna di fare un mestiere che mi piace. Ma quello che sono non cambia a seconda del mestiere, a seconda del luogo e a seconda dell'abito. Ma anche perché sono partito da una, come accennavo, da una necessità molto personale, una necessità, diciamo, di benessere fisico, ok? Per cui i metodi che avevo a disposizione non bastavano e bisognava dare quel qualcosa in più. La chiave non poteva arrivarmi dall'esterno. O meglio, potevo trovarla io, ma per trovarla avevo bisogno di uno strumento, di più strumenti che mi aiutassero a superare le stesse resistenze della mente, un qualcosa che dici bypassa, lavora, ti porta il risultato e a quel punto dici cazzarola, adesso non posso fare a meno di dire sì, era questa cosa, prima non riuscivo a vederla. Utilizzando uno strumento autonomo che non dipende dalla mia energia, quelli che io chiamo i campi informativi e che creiamo col gruppo, riesco a fare quel bypass prima di tutto con me stesso, a portarmi un risultato, a svelare una cosa che altrimenti la mente mi avrebbe annebbiato e la non posso fare che a missione di ti riconosco. E in questo senso è anche un po' una necessità personale, ma anche per necessità pratiche, come dire, se già avete esperienza immaginatela un po' così, no, come si faceva una volta, richiami delle energie per lavorare su una qualche cosa, metti richiami delle energie per lavorarti, che so, per darti una maggiore centratura, stabilità, radicamento, ispirazione, tenere il cuore in presenza ed espandere. Ma magari hai bisogno di farlo per 8 ore filate. E come fai? Cioè, perché non sia un fatto mentale, ma a test c'è davvero un cambiamento poi nel tuo campo eterico, nel tuo campo aurico, diciamo così. Come fai? Perché dirò una brutta cosa, mi spiace se qualcuno si offende, ma tanti sono bravi a dirlo, ma poi funziona, quanto dura? Cioè, per me questo è far ricerca. Ed è un mettermi io in prima persona in gioco, perché se vedo che quello che faccio non ha durata, dico, ok, mi serve migliorare questa cosa, perché la durata non è aumentata e non mi basta la risposta di fede, doveva andare così. No, no, perché riconosco che c'è la necessità, esempio, di far durare un lavoro di centratura, mettiamo 8 ore. Questo è il punto importante. E allora per me, come il Francesco Verticchio con cui collaboro a Roma, come l'Elisa che era già presente in un'altra puntata qui e altri ancora, è proprio creiamo degli strumenti autonomi che non impegnano le nostre energie, che non ci usano, ma che ci aiutano a rendere più profondi i lavori e a farli durare il tempo che serve. E qui un po' tutto il pallino della ricerca, dai, non puoi fermarti. C'è sempre da scavare, da tirar fuori qualcosa. Certo che sì, ma però, scusa, ogni tanto ti faccio delle domande anche io per capire meglio, magari anche a casa per chi magari vuole capire meglio. Cioè, esempio, l'ostacolo principale, da quello che mi stai spiegando, è la nostra mente. Sì. Alla fine, perché la mente dice ma no, non ce la fai, ma no, non sei all'altezza, ma no, così, ma no, anche perché oltre che la nostra mente abbiamo secoli di indottrinamento, per cui stiamo vivendo quello che c'è stato ancora la caccia alle streghe ancora di una volta, cioè, per cui mentalmente siamo molto bloccati, soprattutto in Italia, per cui diciamo il problema è la mente che cerca sempre di trovare le scuse per non farle, poi per essere pigri, tutti i motivi, dare alito alle nostre insicurezze eccetera, per cui però se uno non avesse problema con la sua mente ed è libero e dice ok, qualsiasi cosa la provo, la sperimento, cioè così, colà eccetera, dovrebbe lo stesso, cioè, fare queste ricerche o no? A dire a chi insegnante o no? Dovrebbe, no. può farle, sì. No, scusa, no, questa è una domanda mia personale. Ok. Perché io non ho nessun problema con la mia mente, no? Perché anzi gli tiro bacchettate la maggior parte delle volte, no? Perché mia mamma mi ha sempre insegnato, no? Perché ho sempre avuto dei buoni insegnamenti, no? Allora, mi ha sempre detto, guarda, don't be stupid, don't be silly, cioè non essere stupido, non essere sciocco, cioè perché cosa ti fa essere stupido o sciocco? La tua mente. Sì.
perché dentro non lo sei, per cui solo la tua mente che è così, per cui io sono abituato fin da piccolo come mamma che mi bacchettava, per cui a parte mamma era una sensitiva, era già in un altro ambiente, eccetera. Quello che di solito chiamiamo l'ego, cioè quella parte di paure, di resistenze che proiettiamo. Ecco, io sono cresciuto che non ho mai avuto questi problemi, cioè io molto trasparente, qualsiasi roba la chiedo su, per cui faccio fatica a capire, cioè, certe cose sì, certe no. Allora dico ok, allora sto pensando a quello che tu mi stai dicendo, dico in che modo potrei raffrontarlo su me stesso. Dico ok, mi piacerebbe magari conoscere di più il discorso delle forze, ok, della luna, del sole, dei pianeti, perché c'è sempre in più da scoprire. Diciamo, alcune persone lo fanno perché hanno proprio delle problematiche sue, magari ansietà, mente, questo comunque che parte tutto dalla mente principalmente. Però per andare oltre devi proprio sperimentare in te stesso, cioè devi avere anche la forza di volontà e la passione di fare, e anche il tempo di farlo, perché richiede anche del tempo, diciamo, ecco. Però la cosa principale secondo me, cioè chiedo anche te se è così, cioè se tu già controlli la mente e sei focalizzato su te stesso, sai che c'è un'energia che ci arriva da lassù, eccetera, cioè già vivi in un altro modo più sereno. Questa è la base. Io credo che questo sia una buona base di partenza. E poi c'è un altro motto che io ho, che non so se è giusto o sbagliato, ma penso che sia giusto. Bisogna essere umili per accettare le proprie grandezze. Allora uno pensa, uno è presuntuoso, no, perché ognuno ha una grandezza. Magari quello è un bravissimo meccanico, quello è un bravissimo carpentiere, quello è un bravissimo dottore, ma se uno sa che è bravo e lo mette a servizio del suo prossimo, se ognuno di noi mette la propria bravura a servizio del nostro prossimo, si crea qualcosa di stupendo. Per cui accettare le proprie grandezze e metterle a servizio degli altri, non c'è cosa più divina, secondo me. Non è presunzione. Per cui se uno riesce a canalizzare se stesso, cioè dire ok, io sono bravo a questo, come posso metterlo a utilizzo del nostro prossimo, cioè, e lo fa, secondo me questo già bypassa la mente, bypassa tante altre cose, eccetera, e dopodiché fa altre scoperte in se stesso, come hai detto te, i pianeti, le energie sottili, eccetera, per ampliare anche queste qualità in una cosa divina. No? E così poi dopo, partendo da questo, poi va avanti con queste tecniche di cui stavi descrivendo. Sì, chiaro, ma perché poi per me almeno il fine è molto in modalità orientale, longevità e benessere. Longevità, io dico, quella che a ognuno è destinata va bene così com'è. Mi spiace se non siete d'accordo. Però benessere, perché? Perché voglio vivermela bene e ne ho il diritto. E allora utilizzo strumenti per far sì che a tutti i livelli, mente, corpo, spirito, sia nel massimo delle frequenze che posso per vivere su questa terra, che può significare lavorare sul corpo per deprogrammare e riprogrammare aspetti fisici, ma anche una casa. Perché? Perché, mettiamola così, se l'ambiente gioca a mio favore, mi dà, c'è un'espansione, ma se l'ambiente mi toglie è faticoso. E qui si entra un po' nel discorso delle energie ambientali, una porta molto ampia. Racconto magari un piccolo aneddoto. Sì. Questo era capitato a un corso tanti anni fa. C'era questa signora con cui si era creato uno scambio di lavoro, e questa signora era, possiamo definirla, una sensitiva di origine slovena. Quello che mi ha colpito lavorando con questa signora è stato che l'informazione, perché è un'informazione della medianicità che tutti hanno presente nel proprio DNA, in questa signora si era attivata, mi ricordo bene, sui 12 anni, siamo andati a testare, e si era attivata perché le serviva per sopravvivere. Perché? Perché nel suo contesto culturale avere quelle capacità di sensitiva medianica che parla con gli antenati, eccetera, avrebbe fatto sì che nella sua famiglia lei avrebbe acquisito considerazione. E quindi quella parte di non vengo abbandonata, vengo riconosciuta, vengo nutrita, amata, eccetera. Sopravvivenza basilare. Che per la Slovenia a quanto pare funziona così. La stessa informazione
C'è ogni tanto chi mi chiede di lavorarci e gli dico sì, ma uno, cosa te ne fai? Perché poi è tanta roba e c'hai da allenarti poi giorno per giorno. Però vabbè, si può fare? Si può fare. Ti sintonizzi sull'informazione del DNA e la vai a lavorare. Allora, aperta parentesi. È chiaro che porti la richiesta dentro di te e ti arrivano quelle coincidenze nella vita che ti portano su quella strada. Però io ragiono anche in un altro modo e dico, ma posso deprogrammare gli ostacoli? Non è psicologia, eh. Posso lavorare con delle forze che vanno a destrutturare le resistenze, le inibizioni, i blocchi, creati magari da traumi di 5 generazioni fa, perché un antenato è stato punito dal prete perché era medianico. È possibile? Sì che è possibile, e non è barare. Cioè, sono strumenti che possiamo utilizzare tanto quanto utilizziamo un paio di scarpe anziché camminare a piedi nudi. E quando lo fai, cazzarola, si può dire cazzarola? Certo. Okay. Quando lo fai ottieni 100, cioè ottieni un'accelerazione e un'amplificazione, ma un'accelerazione sana, perché ti liberi e riacquisisci cose che in realtà sarebbero già tue. Chiusa parentesi. In Italia, appunto, in tal senso notavo questo, che in Italia quell'informazione viene disattivata dall'inconscio per sopravvivere, perché qui in Italia se mostri queste capacità ti fanno fuori fondamentalmente. Sì, il famoso caccia alle streghe che ancora va avanti. Praticamente dicono quello è strano e lo marginano. Sì. Perché non sei in un pensiero unico, perché esatto. Purtroppo abbiamo forse 2000 anni di pensiero unico che è difficile toglierlo tutto un colpo. Già vai in Slovenia dove non c'è un'oppressione così, già sono più liberi e capiscono e vivono altre cose, altre culture, altre metodologie, però non è nemmeno tanto lontano, è qua a pochi chilometri, eppure si vede che quei confini fanno un mondo di differenza. È la loro cultura. Che deriva da, secondo te? Mancate inibizioni, mancati traumi che invece qui in Italia abbiamo vissuto. No, perché se arriva una persona e ti dice io ho la verità assoluta e tu devi sentirti in colpa se non sei d'accordo, e sei causa di un problema se non sei d'accordo e non ti conformi, dopo 14 secoli permettete che per sopravvivere come italiani abbiamo imparato a nasconderci e nascondere i talenti perché se li dimostri sei presuntuoso. E 2, si è creato quel velo per cui tutti devono conformarsi, chi va fuori diventa un pericolo, ma non è la realtà, è solo un programma di sopravvivenza che l'inconscio ha imparato. Quando ce ne rendiamo conto, da un lato psicoterapia, vai, benissimo, ma dall'altro io dico si può lavorare di sostegno, prendi quel pacchetto, impara a sentire l'energia, aggancia quell'informazione e a quel punto comincia a deprogrammarla. Poi il come lo fai, e lì parte la ricerca, perché si può veramente fare tanta differenza in questo campo, nel senso che imparando a sentire le energie ti puoi rendere conto quanto un lavoro è stato efficace e quanto ha funzionato, e quindi come migliorarlo e renderlo il più armonico possibile e il più rapido possibile. Ho una piccola domanda. Sì. Come la racconti te? Sembra una cosa facile come bere un bicchiere d'acqua, però in realtà per la maggior parte non lo è. Per cui diciamo, secondo te, se uno viene lì da te e tu gli insegni un po' come fare con queste cose eccetera, dopo è una cosa che uno riesce a fare anche da solo, a fare una pratica giornaliera su se stesso, perché tante volte la risposta ce l'abbiamo lì ma non la vediamo, per cui magari tu gli dici guarda fai così, fai colà e uno dopo man mano la mette in pratica, vede il risultato e continua, capito? Però solo così magari uno salta a parte delle camere e dice ok fai così, fai colà, allora, ci provo ma non accade niente, capito? Questo allora, dire. Esatto, io preciso 2 cose, che uno, lavoro e anche nei corsi chiedo che vengano solo persone che hanno la volontà di andare avanti, che vuol dire ok, porta avanti lo strumento, perché se vieni a fare il corso grazie di avermi nutrito economicamente, ma se poi non lo usi che vieni a fare? Cioè, ti ringrazio, non ha senso. Esatto. È perché c'è tanta gente che dice ok vado là
quello mi dà la soluzione, posto, sono stato, bene, vivo, no, è lì che inizia il percorso, cioè non è che finisce, inizia, tu gli dai lo strumento di come fare il percorso, però capito, tu dici hai lo strumento, bene, e adesso devi metterlo in pratica, perché se non lo metti in pratica non te ne fai nulla dello strumento. No? Io posso dare pennelli, poi il quadro sta a te dipingerlo, posso dare anche il pennello che dipinge in automatico col colore giusto, sì, ma sei comunque tu che decidi che linee fare, quando farle, se fare un cerchio, se fare un quadrato. Il pennello potrà interpretare il tuo mood, ma non può dipingere da solo, non è te, sei tu lo strumento principale. Poi appunto l'altra cosa è il lavoro con i campi informativi, per cui lo strumento è reso autonomo. Quello che metto in mano sono proprio strumenti, alcuni fisici, altri richiamabili, diciamo, downloadabili come applicazioni di un cellulare, passatemela tramite la password, che non è PNL, che non è... ok, è proprio un set di forze eteriche che lavorano in una modalità precisa, con delle funzioni precise, ed è tutto testabile e spiegabile, almeno nel mio linguaggio, per cui uno prende lo strumento, richiama attraverso l'istruzione il campo informativo e se lo fa lavorare. E questo gli accelera tantissimo il lavoro, gli bypassa, insomma, tante delle sue resistenze. Tranquillo. Questo è un po' quello poi che porto. L'energia. Come, io l'ho chiamata ricalibrazione planetaria, ma in realtà io e gli altri ci siamo definiti gruppo F Aurea. Per vari motivi la F, F sarebbe il numero aureo, insomma, c'è un po' questo ritorno alla classicità. Bello. Come gruppo di ricerca poi c'è chi ha creato, insomma, abbiamo creato diversi filoni e uno di quelli che sto portando avanti l'ho chiamato ricalibrazione planetaria, che si parte dalle energie appunto a forze eteriche planetarie, però con questi strumenti in forma di campo informativo per lavorare su di sé, e in modo che uno impari l'ABC. Poi quando ha imparato l'ABC gli do in mano lo strumento più tosto e lì fa molto di più e molto in automatico. Non lo do prima perché c'è il rischio che diventi dipendenza, mi spiego. Cioè, va bene tutto, però prima impara a fare tu a mano, a capire chi sei, qual è il tuo reale potenziale, canalizza, sii tu l'attuatore. Poi ti posso mettere in mano tutte le facilitazioni di questo mondo per risparmiarti tempo di lavoro. Ma prima fallo tu il lavoro, mi spiego. Certo. Se no, che te do? No, perché se no non saprebbe neanche come usarlo. Esatto. Cioè diventi dipendente, attacca la spina, basta, e poi dopo non cresce niente, rimane là. Mentre questo è, come si dice, lo strumento per poi andare avanti. Ma se tu non hai la volontà, non hai la passione, cosa te ne fai? Come uno viene a corso a te e dice è finito, no, questo è lo strumento per poi proseguire. E io comunque sai, allora, a parte il discorso della luce, ti devo spiegare una cosa. Quando viene qua, se qualcuno ha qualcosa di profondo, roba eccetera da dire, la luce si spegne sempre, ogni volta. Se invece adesso magari hanno delle cose più tecniche, eccetera, non c'è allora non succede niente, per cui è in simbiosi con chi viene, c'è una cosa strana, ma è così, comunque è tranquillo, è normalissimo. Ecco, allora il campo magnetico del cuore, quando si espande e aumenta il suo potenziale, può influire effettivamente sull'elettricità. Sì. Se vuoi racconto un aneddoto divertente. Sì. Un'amica ancora qualche anno fa mi telefona e molto seria mi chiede: ma Leo, ma tu che sai? E già lì, tu che sai? Vabbè, tu che sai? Come fa un telecomando del televisore senza pile a funzionare? Io no, guarda, non può funzionare. Cioè, o stai dentro una centrale elettrica per cui c'è talmente elettricità statica che funziona, però rischieresti un pochino magari. E lei mi spiega: no, perché ero seduta in divano a guardare la televisione e mi stavo infastidendo perché facevo fatica a cambiare canale, dovevo premere più volte per riuscire a cambiare canale. Da lì ho detto, le pile saranno scariche. Mi alzo per prendere le pile nuove, apro il telecomando e scopro che non ci sono le pile. E c'è rimasta. Chiaramente parliamo di una persona come noi che fa questo genere di lavori, o come anche tanti di voi.
questa poi era solo fra virgolette, nel senso ha fatto i suoi percorsi di ricerca, alcune tecniche potremmo dire nomi famosi, ma è più lei che è andata avanti rispetto a queste tecniche. E l'elettrocinesi, ragazzi, esiste. Quando te lo raccontano in questo modo candido, apri la bocca e dici: guarda che sei tu. Non c'è una spiegazione. Sì, noi abbiamo un potere dentro che non ci rendiamo neanche conto. C'è il pensiero. Le persone che sono vicine è vero il pensiero, uno pensa una cosa, l'altra la dice, oppure uno dice una cosa e dice: sai che la stavo appena pensando, cioè si trasmettono proprio. Sì. Io c'è una cosa con mia madre, che ho avuto proprio un rapporto stupendo, a distanza parlavamo. Allora io dicevo: guarda, mando questo e poi tornavo a casa e dicevo: sai che ho stato la cosa, vediamo cosa hai capito. Sì, tu mi dicevi questo a distanza, magari ero a 100 km, cioè, per quello ti dico, abbiamo dei poteri che non ci rendiamo neanche conto, cioè noi siamo il nostro limite. Sì. Però in realtà non abbiamo limiti, ma siamo noi che ci li mettiamo. Sì, la nostra vera natura è molto diversa da quello che ci hanno raccontato. Sì, completamente. E la fregatura è che vivendo in un ambiente malsano, tossico, psicologicamente ma anche energeticamente ti spegni. Ma se invece hai la fortuna di crescere con genitori sani o hai l'intelligenza di cercarti il tuo ambiente e crearti il tuo luogo sano, lì puoi solo crescere. E alle volte bisogna un po' osare, dai. Sì, poi dopo bisogna sapere anche dosare. Sì. Perché io ho avuto questa esperienza da piccolo, no? Io quando avevo 13-14 anni, più o meno quell'età là, tu mi facevi vedere una foto di una persona e ti dicevo come si chiamava, se aveva fratelli, sorelle e i genitori, ti dicevo tutto da una foto. Perché sì, baravo, perché mi veniva detto. Non è barare, non è barare. Sì, no, però mi veniva detto, per me era semplice, capito? Ma è una capacità. Sì, però diciamo, mi veniva detta. È non come è dire che io il cuoco bara quando cucina. Sì. No, cioè sa cucinare. Vabbè, comunque praticamente e dopo andava avanti un periodo così, però ho detto, e poi mi cominciavano ad avere anche le cose di quello che doveva succedere, poi succedeva eccetera, e ho detto no, perché così non vivo la spontaneità della mia vita, per cui io mi sono autodetto, dico no, io voglio vivere anche nell'incertezza delle cose eccetera, se no non vivo un copione, non vivo io. E allora da là mi sono tagliato fuori, ho detto no, perché questo sì, questo no, e mi sono disciplinato su cosa sì, su cosa no. Alcune cose me le sono lasciate, altre no, e allora sono andato avanti con quelle, adesso ne sto riscoprendo delle altre, però perché se no tu rischi di andare oltre, capito? E se vai oltre poi dopo la fine ti perdi, cioè non sei più qua, capito? Cioè sei solo un'antenna, una connessione. Perdi il contatto con la materia, che invece è fondamentale. Sì, e allora io lì diciamo mi sono bloccata certe cose, non so se sicuramente questa cosa capita anche a persone che conosci te, che vedono, quello ti dico, una cosa era abbastanza tipica tra, diciamo così, insomma, ecco. In realtà sono casi abbastanza rari, però ci sono. Dai. Mi ricordo, andavo anni fa da un naturopata, anche pranoterapeuta, tante altre cose, e raccontava proprio di uno di questi casi in cui gli venne chiesto di intervenire su questo ragazzino per fargli condurre una vita radicata a terra normale, perché era pirocineta, cioè lui si concentrava e prendevano fuoco gli oggetti. Vedi? Poi potete anche non credere, ragazzi, mi è stata riportata, ma No, sono realiste, sono veramente realissime queste cose qua. Io ho fatto anche dei viaggi in India, cose tanti anni fa, soprattutto su verso l'Himalaya, Rishikesh, tutta quella zona su, eccetera. Ho visto delle cose, ho visto gente che si sollevava da terra, da sola si sollevava. Proprio che aveva imparato e non si nutriva di aria, si nutriva di sole, non mangiava, entri proprio in per quello io ti dico, non c'è limite alle nostre capacità, è quello che tu mi stai dicendo. Ne troviamo anche dalle nostre parti questi? No. Sì. Pensa a te, non sapevo questo, questo no. Per cui le energie, capire come organizzare e dominare le energie sottili, si possono fare tante cose, con noi stessi, con il nostro corpo. Però mi permetto di aggiungere una cosa, che parte tutto da noi, parte da quella necessità d'anima che stiamo esprimendo in questa vita. Cosa siamo venuti a compiere, a realizzare?
Non è il concetto di missione sacra, no. Tu sei il tuo destino. Tu sei la massima espressione del tuo destino. Il destino sei tu. Cosa sei venuto a manifestare? Tiralo fuori. Gli antichi dicevano, in ogni essere già c'è addormentata una divinità, un nume. L'iniziato o l'iniziata è semplicemente colui o colei che risveglia quella divinità, la prende per mano e la conduce nel mondo. Ma non è necessario pensare a qualcosa di mistico. La divinità che si manifesta, ad esempio, il super cuoco sta manifestando la sua divinità perché è venuto a fare quello. Mi spiego, questo va riportato nella vita di tutti i giorni. Questa è l'arte. Molto interessante. E per me, e questa è proprio la mia materia, si può migliorare, si può raffinare e tante limitazioni sono deprogrammabili. Ad esempio uno dice no, il tema natale, la carta con cui è nato, l'enneagramma, la numerologia, tutte cose che ti dicono chi sei. Ok, ferma tutto. Ti dicono chi sei o ti danno l'impronta con cui sei venuto qui e quindi tu quell'impronta puoi anche superarla. Certo. E qui vi riporto proprio un caso. Un mio carissimo amico è uno degli operatori, è uno degli insegnanti dei metodi che ho formato io e lui da enneagramma, da oroscopo e mi pare anche da numerologia sarebbe definito come il gregario, quello che porta avanti cose di altri, ma soprattutto quello che lavora con le cose terrene, l'operaio diciamo, non certo quello che ha le porte aperte per lavorare con lo spirituale. E lui invece è uno degli operatori più bravi che conosca, bravi, più capaci, profondi, tanto cuore, bellissima persona e tanto capace. E sta avendo successo. Eppure nel suo tema natale, nel suo enneagramma, eccetera, non era scritto questo. Non sarebbe lui l'aperatore di pista, ma lo sta facendo. Ma perché? Perché mi ricordo la gavetta che ha fatto, posso dire che ha sputato sangue. È andato a cambiarsi quelle programmazioni, che sono solo programmazioni, ha capito che potenzialmente lui, come tutti noi, siamo molto di più, è andato all'essenza e quell'essenza non è un'essenza che ha deciso un range di cose così limitate. Quell'essenza è più una sfumatura che dice io vengo a fare esperienza di questo e a portare questo al mondo, poi il come lo fai? E l'arte è di ingegnarti a tirarlo fuori, a realizzarlo. E c'erano molti meno paletti e molti meno confini. Questo è un po' anche il senso dei metodi che porto avanti come ricerca, come dire cos'è il tema natale? È solo un'informazione memorizzata al momento della nascita. È un pacchetto, deprogramma, riprogramma. Le forze planetarie che sono presenti adesso ci influenzano? Sì, se la tua differenza di potenziale è bassa e te ne fai influenzare. Ma se tu liberi quella divinità interiore, ti vai a riprogrammare quei pacchettini, sei tu che influenzi il contesto intorno e non il contrario. E in questo senso chiunque può fare un enorme cambiamento per sé e per gli altri. Come? Realizzando quello che ti porti dentro. Non ci vuole poi così tanto. In questo senso non serve aver fatto questi studi per capirlo o per farlo. L'importante è tirare fuori quello che ci portiamo nel cuore. Per cui, spiegando in parole semplici, io ti devo dire, veramente sono affascinato da quello che dici, veramente sono wow, veramente è una cosa, veramente è bellissimo. Comunque praticamente, se noi solo ascoltiamo noi stessi e ci accettiamo per noi stessi quello, come hai detto te, il super cuoco o le nostre capacità o le nostre grandezze in cui siamo capaci, senza essere presuntuosi, dice io sono capace, lui no, eccetera, perché ognuno è capace in qualcosa, e allora così, ascoltando noi stessi, noi riusciremo a tirare fuori queste cose e a deprogrammare quello che ci hanno programmato, tra virgolette. Sì. Il nostro problema è che noi accettiamo una programmazione. Yes. Per cui se noi spegniamo tutto quello che è esterno, cui ci vogliono programmare dalla paura, questo, quell'altro, l'insicurezza, e spegniamo tutto, ci concentriamo su noi stessi e diciamo ok, come voglio vivere, cosa posso fare per vivere bene con me stesso e per chi mi sta intorno, da lì possiamo reiniziare a deprogrammare le nostre cose esterne e riequilibrare diciamo la nostra energia interna. E qui aggiungo una parte, perché molti lo vivono come un fatto mentale, ma il mentale arriva fino a qua.
non è efficace. Se lo fai da qui e cominci veramente a lavorare con le forze eteriche, tu arrivi qui, dov'è che stiamo? Sotto Pordenone, arrivi dall'altra parte dell'universo, mi spiego. È come dire, qui è soltanto il timoniere, qui c'è il capitano che dice dove andare, ma poi qui in profondità c'è il propulsore del motore. Se non usi il propulsore del motore fai poca strada, mi spiego. Come si fa ad azionare questo propulsore? Tu lo sai già. Te vi è spontaneo. Per molti non è così spontaneo. Sì, no, ho capito, ma per una persona normale, cioè normale, è che sono anormale, però per una persona che non è abituata, come parte con questo propulsore? Bisogna partire dall'ascolto. Allora, potrei dire mente, cuore, pancia, mente e cuore istinti andare insieme, ma per molti anche dire questo diventa un fatto mentale. Mi devo sforzare di unire le tre cose. No, ascolta. Senti il corpo e rimani lì. Col tempo comincia a formarsi il senso dell'auto-osservazione, del sento me stesso dentro me stesso, e da lì si parte. Perché se è la mente che ascolta, niente, ma se è il cuore che ascolta è un'altra cosa, e questo non si può insegnare, ma ci sono tante pratiche, tanti metodi per aiutarti a vederlo. Tutte le discipline di meditazione vere e proprie ti insegnerebbero a fare questo, però bisogna poi metterci, sì. Lo posso definire anche in termini tecnici, anche in termini neurologici, come uno stato di coscienza, come una frequenza a cui viaggia il cervello, che un conto è se è una frequenza rapida vedi solo la materia, ma se la frequenza rallenta entri in uno stato di coscienza appunto meditativo, da sogno lucido, e no, lì ti si aprono porte in più, non è solo mente, è un sentire di coscienza che si dischiude, è un'anima che sente, diciamola così. Se gli emisferi cerebrali si sincronizzano, che non è automatico, ci vogliono un po' di pratiche, quando si sincronizzano, ecco che lì si apre ancora di più quella porta. Se non sono sincronizzati e si abbassa solo la frequenza cerebrale, può essere che uno veda proiezioni, ma non se stesso e non le energie. Per proiezioni intendo che sto canalizzando, ma il cuore è disturbato, gli emisferi sono desincronizzati e dico quello che i parassiti intestinali stanno pensando, mi spiego? No, uno c'ha la pancia che gogoglia, tira fuori la verità universale, ma è una sua proiezione. E se vai oltre questo e riconosci lo stato in cui sei, gli permetti di esistere, perché non c'è bisogno di combattere noi stessi, là gli emisferi cominciano a sincronizzarsi e qualcuno dirà la fa facile lui. No, non è facile, lo so. Porti l'ascolto nel cuore e lì comincia ad aprirsi un qualcosa di più. La fregatura di tanti nostri percorsi, o meglio, del come vengono utilizzati, è che li usiamo per creare uno stato illusorio di pace e benessere. Faccio la pratica, quindi sto per forza bene, quindi sono un illuminato. No, faccio la pratica, mi permetto di osservare e lasciare che tutto quello che ora è presente emerga. Non ho bisogno di crearmi un'identità da sono una bella persona, vesto di bianco, parlo con gli angeli. No, sono un essere umano in carne e ossa. Autenticità, è nell'autenticità che si apre il cuore. Siamo in questo corpo, c'è poco da dire. No, anche perché io credo che quello che tu sei è un inizio, tu hai sempre da imparare giorno per giorno, cioè che tu sia illuminato o meno, che tu sia realizzato o meno, quello è un inizio, però alla fine io parlo per me, più imparo, più mi sento piccolo, dico wow, quanto ancora ho da imparare, è ogni giorno, è un continuo crescimento, per cui ti rendi conto veramente che sei solo all'inizio. Per cui è questa la cosa bella, nessuno è mai arrivato, mai. Quello che dico, sto bene. Sto bene è la base per iniziare, non è la fine, è la base, perché star bene, anche quando dormi al sole in spiaggia sotto il sole, magari sei rilassato, stai bene, ma non vuol dire che sei arrivato, quello è un senso interno, dico bene, stai bene, ok, adesso che stai bene, che sei in pace con i tuoi sensi, adesso inizi e vai oltre, capito? È per questo che faccio ricerca, perché non esiste il punto d'arrivo. No, mai. E la bellezza è questa. Sì.
e anche poi dove non si arriva, io non so te, però la cosa che è così facile, perché dove tu non arrivi, se tu sei puro nel tuo cuore, tu chiedi aiuto, e nel giro di 2 o 3 giorni ti arrivano i segnali, ci arrivi per forza, per cui è bellissima sta cosa, è un continuo, dove tu non arrivi, è come se tu hai un padre là che ti dà una mano a arrivare a quel scalino, dice dai che ce la fai, e dopo vai oltre, e poi la benedizione, però anche allo stesso tempo il dovere, diciamo, di chi, tra virgolette, se ti metterai a ridere, però è così. E allora tu inizi, stai bene, ok, tu inizi un percorso, eccetera, ok, boh. Però quello che tu ricevi ti mettono in una condizione e una situazione dove tu quello che tu ricevi devi per forza ridistribuirlo agli altri. Sì. Tutti, nessuno escluso, per cui diventa una tua missione di vita. La conoscenza, per riacquisire altra conoscenza devi per forza darla, con una mano prendi, una mano ricevi, una mano dai. Ma anche perché sennò non ti diverti. Sì, ma comunque ti mettono in quella condizione dicendo ok, io ti sto dando una mano a arrivare qui, ma tu devi dare una mano anche agli altri per arrivare qui dove sei arrivato tu, è il tuo dovere, sì. Perché sennò ti viene tolto anche quello che ti viene dato, per cui sei in una situazione sì. Dove comunque sia intraprendi quella missione di vita, sì. Alla fine diventa, perché è una cosa che tu vivi dentro, perché provi anche grande soddisfazione e grande senso proprio interno quando tu aiuti il tuo prossimo, perché sai che tu lo stai aiutando come tu a tua volta sei stato aiutato, no? Sì, mi sono trovato qualche volta durante i corsi a fare un mega sorrisone in quelli più avanzati e a dire ragazzi, vedete, per me è come condividere i giocattoli con gli amici. Certo. Nel senso, allora, nelle tecniche che insegno, almeno nel percorso di ricalibrazione planetaria, è una cosa particolare perché è tutto sotto licenza Creative Commons, cioè io ho registrato il nome della pratica, ma il contenuto l'ho sempre lasciato in libera diffusione, per questo motivo, perché a me non interessa di che percorsi hai fatto, ma se tu trai beneficio da quello che ho realizzato, perché tutto quello che come gruppo F Aurea insieme a Francesco e gli altri facciamo è ricerca autonoma, ma se tu ne trai beneficio, ma tu ci rendi grandi. È come dire, il cuoco ha piacere quando quello che cucina viene mangiato di gusto, e quando non è quello che ha cucinato non è piaciuto, il buon cuoco si chiede perché non è piaciuto. È solo questione di gusti? Oppure ho bisogno io di capire come creare un piatto per soddisfare quella persona? Perché è giusto che se quella persona è venuta nel mio ristorante mi chiede di essere nutrita e anche di che gli piaccia quello che cucino, è giusto per me capire che tipo di cliente è, che tipo di gusti ha, e magari dire al cameriere guarda, lui ti ha chiesto la carbonara, però così a occhio lascia stare la carbonara e consigliagli piuttosto la pasta con le sarde, dai, perché mi dice così. Poi è una sua responsabilità, è una sua scelta quello che fa, ma almeno ti sei messo nell'ottica di cazzarola, voglio dare il meglio. Perché? Perché è più bello così. E lì è bello proprio, mi è capitato in qualche caso, persone poi che hanno fatto degli esperimenti con quello che ho spiegato anche pubblicamente, e perché sì, poi divulgo, c'è un blog così, e poi mi scrivono e mi dicono guarda, a me sembra che sia andata così, mi è riuscito questo. Cazzarola, è bellissimo, perché poi ti tirano fuori delle idee che a te non erano venute, dei metodi di applicazione che dici aspetta che questa me la scrivo. Ti va se ne parlo a un corso? No, perché è bellissimo così. Una domanda, tu ti sei accorto che quando tu fai le cose non riesci più, ma secondo me non riesci neanche prima perché è una predisposizione, non riesci a fare le cose a metà. Se tu sai che puoi dare 10, dai 11. Ti capita anche a te, ma in qualsiasi cosa che fai nella vita, qualsiasi. Cioè, io vedo che seguo anche delle attività, perché mi sono ritirato il più possibile, per quanto mi lasciano farlo, dalle attività materiali, no? Però tra cui c'è anche una gelateria, ok? Oh. Sì, e si fa tutto
dai neutri, non solo dalle basi, proprio cioè, la ricerca nel grammo del carrube piuttosto che cioè, andare a cercare di fare un prodotto sempre migliorando e superando te stesso, ma non per un discorso economico, assolutamente no, perché cioè, devi fare tante prove, butti via gelato perché fai tante prove eccetera, però è per dire a te stesso, dire se io posso fare 10 perché non arrivare a 11, perché se Dio, il creato, ci ha messo a disposizione tutte queste cose nell'universo che noi le trasformiamo, non creiamo niente, facciamo solo degli abbinamenti, cerchiamo di farlo al nostro meglio, perché è bellissimo cercare di fare il nostro meglio invece di essere pigri. Esempio, stamattina aiutavo una nostra collaboratrice Francesca, no? E diceva dai guarda bene così, no, perché se tu puoi fare meglio, fallo meglio, non accontentarti che va bene, no, devi fare del tuo meglio per rispetto anche verso quello che stai facendo, perché abbiamo le mani, abbiamo la salute, cerchiamo di fare del nostro meglio, cioè è una cosa divina, cioè se noi mettiamo amore verso il creato in quello che noi facciamo e lo facciamo come un segno di devozione verso la vita, ma quanta soddisfazione c'è? Cioè non lo stai nemmeno più facendo per te stesso, lo stai facendo per Dio, per il creato, per il tuo prossimo, perché è una forma di rispetto verso quello che hai l'opportunità di fare, perché non tutti hanno l'opportunità di fare questa cosa, per cui è anche un ringraziamento del poter avere l'opportunità di fare questa cosa, per cui secondo me cioè, se visto in un'altra ottica cioè, arriva tutto un altro gusto, no? Il piacere anche di a te fare succede questo. È il piacere di fare le cose. Sì. Ti dà soddisfazione, Sì. quello è l'importante. Sì, perché poi senti l'energia, senti le vibrazioni, vedi che riesci, dove non riesci in qualche modo ti arriva l'illuminazione, ti arriva questo, ti arriva lo strumento, cioè vieni come aiutato, cioè no, nemmeno più dipende da, è come una collaborazione tra virgolette. Che in realtà sarebbe anche una qualità tipica dell'italiano, e l'italiano avrebbe proprio questa di pensare fuori dagli schemi. Sì, sì. Anche se ultimamente anzi si è rafforzata e si è creata la nicchia. Si era persa, sì. E adesso si sta rafforzando. Sì. È una cosa molto cioè perché io ti voglio chiedere una cosa a proposito di energie vibrazionali. Allora io c'era 5-6 anni fa, 7 forse, quando ho cominciato a cambiare la musica, ok? La musica, allora, io quando ho preso in mano Radio Piper, che è radio dei miei, ho detto ok, io devo mettere la musica che fa star bene, che porta una vibrazione alta, di modo che uno quando l'ascolta ha entusiasmo o comunque riflessione, a un qualcosa che lo porta a uno stadio più alto, perché se deve rimanere a stadio basico no, perché non è nella mia filosofia. Cioè, faccio vita semplice, pensiero elevato. Questo secondo me è la base, l'ABC da cui partire. E cominciavo a sentire tutta sta musica che sto repeton, cioè, e dicevo, ma cavolo, cioè non c'è niente di armonioso, non c'è niente, c'è stesso ritmo assordante, cioè, quando uno ascolta questa vibrazione, questa energia musicale, non può portare bene, perché il cervello è come un mantra negativo, cioè che abbassa le frequenze, per cui non potrà andare bene, deve succedere qualcosa, perché andando avanti così dove va il cervello? A bloccarsi, a friggersi. E già 5-6 anni fa mi facevo queste domande qua, dico non può, perché cioè, quando tu porti la frequenza sempre più bassa, alla fine va a spegnersi. Però guarda che può essere anche funzionale, cioè se uno ha bisogno di viversi quel punto basso, usa proprio quel tipo di frequenze per entrarci a fondo e restarci dentro. Quando ha fatto quell'esperienza e l'ha capito, in teoria si sblocca e va oltre, in teoria. Sì, quanti? Cioè, onestamente non ne ho visti tanti. Se ti dico, io ascolto heavy metal perché per me è una musica gioiosa. Sì, però storia. Il rock, il metal, tutta questa musica qua, se tu ci pensi, è gioiosa, è fonte di energia, è fonte, cioè, ti dà energia dentro, vuol dire che le sonorità danno tanto. Tu guarda, quando c'era più musica rock, eccetera, eravamo più orgogliosi, eravamo più fieri di quello che facevamo, autonomi, credevamo in certi valori, certe robe. Quando hanno cominciato a bloccare il rock, soprattutto in Italia, la gente ha cominciato ad andare giù. Sì, è vero, si è diventati più facilmente automi.
Sì, invece che automi. Perché poi questa è una cosa solo qua, perché se tu vai all'estero e prendi una scheda, non so, io che viaggio spesso il mondo, magari vai in Indonesia, vai in Finlandia, in altri posti, prendi una scheda del luogo, cioè non con la tua SIM italiana che va in roaming là, no, tu prendi una scheda del luogo, o ti connetti con un wifi del luogo, si apre un mondo di musica. E tu in Italia, sì, in Italia, senti quelle 30 canzoni che ti fanno mentalmente entrare, basta, chiuso. Sì. Tu vai all'estero, c'è un mondo. Vero? E dici, ma come mai queste canzoni da noi non ci sono? Vero? Ma dovunque vai, dall'Indonesia al Finlandia, sembra che noi siamo dentro un esperimento musicale, stop, chiuso, devi pensare a questo, devi ragionare questo, devi ascoltare questo. C'è solo il regge che ti dice stai male, soffri, pena d'amore, oppure va tutto male, resta dentro che forse ci sarà speranza. Sì, così tu rimani sempre sottomesso. Esatto, ma è sempre un esprimere il dolore fine a se stesso. Io dico, bene, fallo in modo terapeutico, ma quando capisci, cambia direzione. Ma quando tu cammini, cominci ad andare nella pigrizia, in questo, abbassare le tue frequenze, è difficile poi alzarle. Allora trovi tutte le scuse del perché non alzarle. Capito? E questo troppo succede, per cui alla fine è tutto una questione di energie sottili alla fine. Anche, sì. Per cui lì apriamo un'altra finestra un po' complottista. La programmazione inconscia della musica di un certo tipo. È come dire, se il ritmo è 1, 2, 1, 2, 1, 2, ripetitivo. È molto orecchiabile, molto facile da capire, ma rimani lì. Non vai più in profondità di così, anche se dentro di te sai che c'è molta più profondità e ti abitui a stare sulla superficie. Se il ritmo è 1, 2, ta 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 ta, cioè non sono musicista, ok, anzi sono proprio un cane. Però una complessità maggiore ti stimola ad aprire porte dentro di te molto più profonde, perché ti aiuta a far funzionare la tua mente in un modo diverso. E questo lo fanno tutte le canzoni, i filoni musicali che hanno una complessità maggiore al suo interno, una ritmica articolata. No, ma capisco benissimo quello che tu intendi dire. Difatti l'hanno tolta dal mercato. Sì. Molto semplice. Invece se tu ascolti quella deprimente, sei così depresso, dici perlomeno mio padrone mi dà un piatto di minestra la sera, cioè, anche se faccio lo schiavo, ma almeno sopravvivo. Cioè, è vero, cioè, la gente ormai ha cominciato a ragionare così. Cioè ha cominciato a ragionare che il negativo va bene, che il zero è tanto, cioè è cominciato veramente a cambiare i parametri e la gente lo accetta, questa cosa, cioè ripetuto spesso nel cervello. Un tempo era una nicchia che diceva mostro il mio dolore e così sono bello perché mostro il mio dolore. Ok, ma e poi? Basta. 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 Un po' narcisista come cosa. Adesso sembra che sia molto più diffusa. Io direi sì, fai anche quella fase, ma poi c'è anche qualcosa che ti permette di andare oltre. Tu fai l'esperimento. Mia madre mi diceva sempre misery needs company. La miseria ha bisogno di compagnia. Ah, vero? Sì. Allora fatelo anche voi, provate a vedere. Uno arriva da voi e dice guarda, la vita va tutto male qua là, prima si stava peggio, adesso ancora peggio, e tu dici ma onestamente io sto bene, guarda, anzi la giornata è bellissima, c'è sole, eppure sono anche felice qua e là, anzi vedete che il giro di contate fino a 20 e la persona non c'è più. Sì, conti fino a 20, dice no guarda devo andare, guarda ok stammi bene, ciao, spariscono al solo, perché se tu non ti lamenti come loro non hanno un nutrimento, capito? Sì. Le energie negative hanno bisogno di energie negative. Quell'altro meccanismo che poi ti chiedono, quelli un po' più svegli ti chiedono perché va tutto bene e trovano la giustificazione logica. E ti dicono, sei matto. Sei matto, oppure ti è successo questo, o ma tu hai questa cosa per cui te lo puoi permettere. Sì. Poi invece gli ricordi, no guarda, io passo le pene dell'inferno tanto quanto te. Vuoi che ti tiro fuori la listina? Li sbiadiscono e ti chiedono come fai? O so pazzo oppure vado avanti e me ne frego e mi permetto di vivere. Esatto. E lì capisci che it's a piece of cake. Sì, certo.
Perché il mondo è noi stessi, sì. non è esterno. Esterno è una conseguenza di quello che noi vogliamo per noi stessi, di vivere in questo mondo. Noi decidiamo l'esperienza che vogliamo vivere, noi diciamo che ruolo vogliamo fare in questa vita, siamo noi, non è nessuno, non è un padrone che ci dice cosa devi fare, se è una cosa tua. Ovvio, se tu non vuoi sforzarti, allora dici guarda, per favore dimmi cosa fare che non voglio pensare, e allora è un altro discorso. Okay. Però è una scelta. Però se tu vuoi, puoi, partendo appunto da questo, dalla tua energia, dalle tue energie sottili, o magari venendo a un corso come il tuo, cercando di capire meglio la parte psicologica, come mettere in però devi volerlo. Cioè, Se non lo si vuole non funziona niente. sì, perché richiede impegno. Sì. Richiede impegno per stare bene. Sì. Perché se no stai male, stai lì, però almeno conosci la tua zona di sconforto, dici vabbè, tanto sto lì. Mentre da te uno dice ok, devo uscirne fuori, per cui devo anche affrontare l'ignoto, tra virgolette, e andare oltre e superare me stesso, per cui ci vuole una grande forza di volontà, no? Sì. Cioè chi viene da te hanno sempre proseguito o hanno mollato? Di tutto di più. Ma più o meno diciamo... Diciamo, se parliamo in termini di corsi, proprio come percorso formativo, chi si ferma al primo corso. Chi va avanti è perché ha capito quello che può avere per le mani, lo ha praticato, gli è piaciuto e va fino alla fine. E poi ti chiede, e lì è bello perché diventa a quel punto gruppo di ricerca. Cioè, ecco, per me il gruppo di ricerca non è qualcosa di elitario, è proprio stai usando questi strumenti, ci stai ragionando, ci stai lanciando idee, facciamo riunioni, vieni alle riunioni del gruppo di ricerca, ci dai idee, testiamo tutti insieme e ci ragioniamo. E questo è il bello. Bello perché uno stimola l'altro. Sì. Una cosa curiosa che sto notando, che adesso ho fatto un po' di percorsi con i milanesi, io sarei di base a Quarto d'Altino, quindi proprio provincia di Venezia. E invece mi sono stati organizzati dei percorsi su a Milano e lì sto vedendo una cosa che mi ha stupito, tanta collaborazione e curiosità. Gente che ha già esperienza, sperimenta e poi ti chiede, ti dice guarda ho fatto questo, il risultato è questo, e vogliono saperne di più perché vedono l'efficacia ed è bellissimo. Qui vedo altre dinamiche. Qual è il problema nostro, principale delle nostre zone, secondo te? Dici altre Veneto dinamiche? e Friuli sono due mondi diversi. Il Friuli ha bisogno tanto di lavorare sulla fiducia interiore, sulla capacità di dire... Allora, il friulano tende ad autopunirsi, non si permette di essere felice, perché ha questa convinzione che se c'è la felicità poi gli arriva la sfortuna che lo punisce perché è stato presuntuoso, perché si è permesso di essere felice. Infatti è tipico coi friulani, gli dici ma tu giochi? Giocare? Sì, come quando eri piccolo, la gioia del bambino. Cos'è? Non sanno cos'è il gioco, non sanno cos'è il riposo, però tutti sanno cos'è cucinare e tenere a posto la casa. Tutti gran lavoratori, però per sé non fanno nulla. E io dico, ragazzi, c'è una regola. Mi spiace parlare in termini dogmatici, ma c'è una regola. Noi siamo le energie che emaniamo, non possiamo aiutare un'altra persona se non siamo in grado di aiutare noi stessi. Allora, certo che puoi prendere una persona che sta male e portarla in ospedale tu senza che nessuno ce la porti. Certo che se una persona non può muoversi di casa, gli fai tu a fare la spesa, la porti in giro. Certo che puoi farlo. Ma se entriamo in gioco più nel mio settore, io dico, se qui hai un'energia che dice amore con la maiuscola, qualunque sia per te quell'esperienza, tu trasmetti quello. Se tu hai un'energia che dice capacità di trovare soluzioni, la puoi trovare, armonia, consonanza, capacità di deprogrammare, la puoi trovare, la puoi creare, la puoi dare all'altro, gliela puoi attivare. Ma se nel tuo amore c'è la traccia che dice dolore e sofferenza va sempre male, attenzione, perché poi è questo che vai a proiettare e che ti torna indietro. Tutti quelli che lavorano nell'ambito della guarigione, se non siamo in grado di guarire noi stessi, che non vuol dire c'ho la ferita, mi guarisco la ferita, so santo, no, è proprio quella chiave di sblocco interiore. L'ho trovata per me stesso,
che non vuol dire mi è cambiata la vita, miracoli, no, vuol dire ho trovato quella chiave con me stesso di mi permetto di stare bene nel mio tempo, nel mio silenzio, quando sono da solo. Bene, questo tu lo puoi al 100% tirarlo fuori in un altro. Ma se non te la vivi bene con te stesso, è inutile riversare su un altro l'ansia di devo risolverti il tuo problema così io sto bene, perché stai vedendo una tua tematica riflessa nell'altro. E allora l'altro, come dire, diventa uno strumento di te. Non è più una persona con cui puoi dialogare e relazionarti. Lo so, sono parole forti, però questa è la base. E quindi per il friulano dico, so che, perché sono stato molto bene accolto in Friuli, ci ho lavorato per anni, i friulani sono persone stupende, questo sì, però la stessa accoglienza che avete riservato a me, ad esempio, e che riservate all'estraneo che si dimostra amichevole, diciamola così, riservatela anche a voi stessi, permettetevelo, perché è fondamentale. Perché quando questa luce è solida, è limpida, vuol dire tanto. Quando ti stai tirando la pugnalata, ma do a te aiuto, no, non funziona, perché quell'aiuto è velato di sofferenza. Dopo un po' quella persona se ne va, perché gli trasmetti sofferenza, rimane finché c'è la necessità. Ma se qui smetti di tirarti la pugnalata, emani quella bellezza, la persona che se ne approfitta con malizia si allontanerà, il parassita si allontana. La persona che è come te o che ha capito e vuole fare quel percorso ti chiede. È come dire, chi ha successo nella vita, chi tira fuori se stesso. Ma chi ha successo nella vita e tira fuori se stesso è colui che esalta l'altro, cioè esalta a termine brutto, è colui che è felice quando l'altro è felice. È felice perché l'altro sta facendo qualcosa che lo fa sentire realizzato. È felice perché l'altro ottiene un successo. Perché? Perché se vedo che tu hai successo in una cosa e quella cosa mi interessa, ti vengo a chiedere come l'hai fatto, così posso imparare. E questo è fondamentale. All'opposto c'è quello che critica per abbatterti, perché lui non vuole fare il passo. E lascialo stare, è inutile, non c'è la volontà di procedere. La volontà di procedere è la prima cosa. C'era anche un discorso del Buddha, mi pare, che diceva questo. Lasciamo stare i dogmi. Che diceva che la forza della volontà è quella che ti fa alzare tutte le mattine dal letto, senza non saresti in vita. Certo. Io penso a te ogni mattina quando mi sveglio, da un po' di tempo, che praticamente guardo il cielo, ringrazio Dio per un altro giorno di vivere, e guardo gli alberi e ringrazio per la forza che ancora ho nel mio corpo per fare le cose. E penso sempre che nell'arco della giornata di riuscire a fare qualcosa di meritevole sia per me che per il prossimo. Sì, è una cosa, secondo me sono delle cose semplici che se solo noi lo vogliamo, tutto è fattibile, capito? Cioè, ogni cosa dipende dall'armonia con cui noi viviamo e la mettiamo in pratica, soprattutto verso il nostro prossimo. E se uno ha una luce, una centratura interna, cioè le ombre si dissipano, perché sto dicendo quel tuo discorso eccetera, che il parassita si allontana. Nel caso mio nemmeno si avvicina. Cioè, a priori io dico sempre, se mi chiami devi avere un motivo, se no dico allora cioè, per cui se tu sei limpido con te stesso, tra virgolette, cioè nel senso, tra virgolette, un parassita non trova appiglio, capito? Sì. Una persona negativa trova appiglio dove vede un tuo punto che non funziona, dove tu non sei chiaro con te stesso, allora va lì a cercare di succhiarti l'energia. Ma se tu sei pulito con te stesso, sei armonioso con te stesso, hai la luce in te stesso, sei autosufficiente, tra virgolette, tra te e te, nessuno ti attacca. Yes. Cioè zero proprio. Anche perché i principali attaccati dai cosiddetti vampiri psichici, cioè capiamo bene come funziona il meccanismo, perché il vampiro psichico più che toglierti è quello che scarica su di te il peso che non riesci a gestire. Se lo vai a sentire in termini di prana, di energia sottile, hanno di solito la massa, il blob che gli oscura il cuore, che gli pesa sullo stomaco o da altre parti del corpo. Parlando con la persona empatica, disponibile e crocerossina, scusate se lo sto mettendo così in burletta, io ero uno di questi.
sente l'apertura, sente la debolezza, capisce che se ne può approfittare e scarica il peso non gestibile su un'altra persona. È un deresponsabilizzare. La persona empatica si sente in colpa se non è d'aiuto e quindi spalanca la porta e dice: io devo essere d'aiuto a tutti i costi, non ce la faccio ma ce la devo fare, sto peggio io di lui ma ce la devo fare. No, non funziona così, non funziona. E lì dico: stai trasferendo nell'altro una necessità che in realtà è tua, e quindi c'è quel guarisci te stesso, trova il tuo. Quando l'hai trovato, ok, sono nel mio, ti posso ascoltare ma non mi faccio carico del tuo problema, basta, ti passa attraverso. Anzi, se uno ha quel problema deve prima autotutelarsi, Sì. perché se no le altre persone si buttano Se ne giù. Ed è approfittano. per questo che alcune persone, cioè anche alcuni di voi che mi avete scritto, praticamente quando iniziano un percorso in loro stessi perdono quasi tutte le, tra virgolette, amicizie. Tutte, spariscono tutte, non lo chiamano nemmeno più, senti neanche più il telefono che suona. Però passi un periodo in cui ti mettono la prova per vedere se sei sicuro di quello che vuoi fare, eccetera, ma tu vai avanti e dopo cominci a scoprire altre persone sane come te, che non stanno per te, con te perché sono sole, hanno bisogno giusto per sfogarsi, ma trovi altre cose perché cominci ad attrarre un'altra energia, no? Eh sì, è tutto in risonanza. Attrai quelli con cui tu sei in risonanza. Risonanza è l'emozione che ti anima in quel momento, in quella fase di vita. Incontri le persone, generalmente incontri le persone che sono animate da quella stessa emozione, quelle con cui fai relazioni più strette poi. Le altre sì, magari begli scambi, ma se non c'è risonanza, dopo un po' il rapporto si scioglie. Eh sì. A meno che non sia un'ossessione. Sì, Ma quella è un'altra storia. Sì, vabbè. C'è di tutto di più. Ma diciamo, e questa tua nuova ricerca, diciamo che sarebbe un po' l'ultima frontiera dell'F Aurea che mi stavi spiegando, questo su cosa si concentra questa ricerca, diciamo corposamente nel dettaglio? Allora, Domanda difficile? no, perché ci sarebbe tanto da dire. E cerco di farla facile, ok? Il nostro pallino rimane sempre quello di riattualizzare una modalità di espressione del sacro, del divino che ci portiamo dentro, in un modo però moderno e non canonico, e quindi diciamo il tuo sacro, ma prima di tutto impara a sentire e a discernere le energie e a misurarle. Impara a essere il pilota, diventare osservatore di te stesso. A quel punto, campi informativi alla mano, facciamo un po' di esperimenti e impariamo a usare il cuore, anche senza campo informativo, per richiamare determinate forze, vedere cosa sono veramente, di cosa ci parlano e che beneficio possiamo trarne. Poi noi come ricerca diciamo, abbiamo tirato giù questo, ok, possiamo inserirlo nei motori dei campi? Cioè, torno un po' a spiegare un po' il concetto, il campo informativo come lo definiamo noi, come uno strumento eterico. Torno un po' indietro, scusate. Temo che non si capisca. Torniamo 50 anni fa. Ok, un po' l'arte di inviare energia per ottenere effetti benefici, ok? Torniamo un po' più avanti, quindi. Torniamo a 40 anni fa. Oddio, molto più in là in realtà, ma vabbè. I primi strumenti radionici, cioè persone che hanno detto, bene, ma se invio energia è la mia, che cosa faccio? Allora non uso la mia, ma allora che energia uso? Imparo ad aprire il cuore, uso l'energia dell'universo. Ma io ho una definizione nel cuore di universo? Perché si sono resi conto in tanti che se non ce l'hanno, prendono solo energia dall'ambiente. Ma l'energia dell'ambiente è utile o è sporchetta? Perché un conto è una metropoli, un conto è il bosco. E se l'energia che tiri dentro è sporchetta, ti congestiona e non funziona. E a quel punto c'è stata la ricerca molto moderna, fra l'altro, di dire: ma da che fonte mi collego? E lì è un altro filone. Ma da lì poi altri hanno detto: sì, bene, questo è importante, ma come posso aiutare più persone contemporaneamente? Perché un conto è una sessione, ma magari tanti hanno bisogno dopo la sessione di un lavoro di mantenimento. E quindi mi saprei farne 10, 20, 30 in 10 minuti, perché tanto c'è bisogno di quelle 3 frequenze, gli tengo su magari il radicamento in modo che scaricano tutto, stanno in bomba e poi quando gli si completa il processo sono a posto. E lì entra in gioco la radionica, i circuiti.
bellissimo, però la radionica, forme, simboli e quant'altro, ha un solo limite. Il limite è l'operatore, perché il circuito di per sé fa poco, è solo un modo per modulare l'energia personale. E quindi col tempo si sovraccarica di energie esauste, di legami, ovvero proiezioni mentali. E poi va ripulito, perché quando si sovraccarica funziona meno, ma comunque l'operatore è la batteria che lo fa funzionare, per cui se non ci sta attento finisce lui per sovraccaricarsi. Da quella scuola si sono formate molte correnti che hanno cercato di superare questi limiti. Potrei parlare dell'accumulatore organico di Reich, che però usava l'energia ambientale con tutti i rischi connessi. Bello, ma alcune volte funzionava, altre volte non dava nessun risultato, anzi. Siamo partiti da questi studi, da Malcolm Rae, una radionica fatta di archetipi, ovvero, che so, possiamo tirare giù la frequenza, che so, dell'ametista piuttosto che del tarassaco e imprimerla su carta? Questo era Malcolm Rae. Poi il modo in cui lo realizzava usando un magnete, ancora una volta dici, ma il magnete è pulito o va ripulito? Perché usare il magnete come vettore, sì, è una bomba, ma se impariamo a sentire le energie scopriremo che anche il magnete si carica delle nostre proiezioni. Ma allora è la nostra volontà che va a far funzionare lo strumento? Questo per me è fare ricerca e ripeto, non voglio togliere niente a nessuno, però io dico, ho studiato questi metodi, li ho imparati, ho imparato a sentire e dico, aspetta, perché vedo delle cose che non sono proprio come dovrebbero essere. Da lì altri metodi ancora e siamo arrivati noi. Il collega di Roma, Francesco, è quello che ha avuto un po' la scintilla, la comprensione del come realizzare un campo autonomo, slegato da sé, ma veramente autonomo, perché ne sento tante, ma ripeto, è uno strumento che dice di lavorare con l'energia e lo vado a testare, funziona un giorno, ma funziona anche quando sono lontano da chi me lo vende? Perché tanti bravi venditori di PNL è come dire, li vai a testare, lo strumento funziona mentre loro te ne parlano, ma gli testi il loro chakra di base e la loro energia vitale, scoprirai che scende, sono loro a dare potere allo strumento. E te ne accorgi perché quando te lo sei portato a casa ti funziona un giorno e poi è subito spento, saturo, non c'è più niente. È la loro programmazione a farlo funzionare. Non faccio nomi. E quindi lo strumento va testato. Alcuni sono davvero in grado di creare delle programmazioni, ma dipendono da chi le ha create e ci trovi la loro traccia. Una volta, questo è un medico un po' alternativo, un agopuntore mi fece provare delle fialette speciali di oli programmati da un suo amico. Io non sapevo chi fosse, mi fa, guarda, senti, questa è roba tipo quelle che usi tu, e mi sintonizzo su cosa c'era dentro la fialetta e gli faccio subito, ma chi l'ha creato? Ha il cuore infranto? Cioè ha un lutto, ha perso qualcuno, gli si è una relazione d'amore interrotta da poco? No, perché questo medico è sbiancato, è rimasto a bocca aperta e mi fa, come fai? Come faccio? Chiunque abbia fatto questa fialetta, sì, bella la fialetta, funzionerebbe, ma c'è dentro l'impronta, la traccia eterica di chi l'ha creato, io la sento quella traccia, vuol dire che chi l'ha creata è collegato a quella fialetta, vuol dire che quella fialetta scaricherà a quella persona le congestioni di cui si carica. Questo non è proprio il massimo. Vuol dire che per funzionare lo sta usando come batteria? Non è il massimo che ci sia una traccia di te nelle opere che crei. Per questo ho il pallino di dire autonomo il campo, che si autoripulisce da solo, perché ha un motore interno, ma scollegato da chi l'ha creato. Cioè, ormai sono passati tanti anni. Con Francesco abbiamo creato campi di tutto di più e li abbiamo spalmati in giro. Saremmo morti, onestamente, se avessero preso energia da noi. Onestamente sì. E questo per me va detto. Però va detto anche questo, che i campi che creavamo 8 anni fa funzionavano? Sì. Ma abbiamo continuato a fare ricerca e quindi per noi la nuova frontiera è quello che adesso stiamo facendo, che ha dei motori completamente diversi e una capacità di operare. Wow! Ma perché ha cambiato il nostro modo di ragionare. All'inizio, ad esempio, dicevamo, ma ci sono delle energie associate ai numeri. Se usiamo i numeri per creare delle strutture, delle sequenze, delle stringhe di comando, scusate, con dei target precisi, sempre fatti di archetipi in forma numerica. Funziona.
Poi da questo siamo passati a matrici di numeri, poi dai numeri siamo passati ad altro. C'è stato il lavoro con i pianeti, c'è stato il lavoro con le forze zodiacali, poi abbiamo cominciato il lavoro con i numen, con le forze, diciamo, di un mondo che non è più, diciamola così, ok? Forze che abbiamo scoperto studiando il Tempio di Venere a Roma, ad esempio a Roma. Perché? Perché tante civiltà del passato ci hanno lasciato delle tracce bellissime, hanno creato opere permanenti e alimentate di forza divina, anche se non parlano lo stesso linguaggio delle persone di quest'epoca. C'era cuore in quelle opere, e lo posso dire. E quindi studiandole abbiamo imparato molte cose. E per questo dico che per me va rispettata ogni fede, perché ogni fede ti dischiude porte enormi. Apro parentesi, mi è capitato di studiare di recente alcuni aspetti dell'induismo, perché degli amici ci si sono appassionati e stanno praticando. E gli effetti che vedo nel loro campo eterico sono bellissimi. Sono proprio belli. C'è un'acquisizione di dignità, di potenza di cuore, c'è un radicarsi, uno stabilizzare la mente. Io non conosco quelle pratiche, vedo gli effetti che producono e dico fantastico, ma perché stai coltivando quel seme del divino dentro di te. Perché il divino prima di tutto è dentro, non è fuori. È un'eresia, però per me va detto. Con questo non voglio dire che c'è una tradizione che la sa più lunga delle altre. Questa è una sciocchezza. La tradizione che la sa più lunga è quella che ti risuona dentro. Allora capite bene che per me, che parlo di una tradizione arcaica resa moderna, italica, mediterranea, mi parla questa. Per te magari ne parla un'altra e quindi non c'è il sanscrito è più potente, l'ebraico è più potente, il latino è più potente. No, è quello che ti risuona nel cuore che è più potente. La potrei spiegare in termini tecnici, ma annoierebbe. No, ho capito benissimo. E quindi adesso stiamo arrivando a questo, cioè un tirare giù delle forze che siano più adatte all'uomo moderno e che abbiano una capacità di comunicare, di interfacciarsi, di entrare in risonanza con il sentire di coscienza e che portino a galla tutte quelle capacità, facoltà d'anima eterne rimaste sopite. Per me è questo il punto. E da qui i campi di applicazione, wow. L'ultimo esperimento l'abbiamo fatto col sonoro. Sì, pacchetti di forze, come dire, c'è una forza eterica della nota Do e c'è una forza eterica di tutte le note Do, ciò che noi identifichiamo come un Do. Chiaro, è una costruzione mentale il Do, perché potremmo usare diverse scale di riferimento, vedi le tabla indiane. Ok, ma in relazione a quel pacchetto di frequenze, c'è una forza eterica che le esprime? Ok, e se noi creiamo un protocollino dove c'è lo starter che dice processa questo protocollo attraverso do, re, ta 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 ta, un aspetto toroidale del suono, un aspetto mnemonico del suono, tutta una serie di cose relative al suono. E poi dietro il campo informativo vero e proprio, ad esempio che so, semplicemente l'energia planetaria Sole, la forza eterica Sole. Tac, fissato in un campo informativo, collegato ad uno strumento. Suoni quello strumento e il suono trasmette l'effetto dell'energia Sole, ma non si limita solo a trasmettere l'effetto dell'energia Sole, qui vi do un piccolo spunto, ma si limita ma te lo va a trasmettere con un suono etericamente riprocessato, che quindi parla molto di più. Un piccolo spunto: avete una campana tibetana? Avete uno strumento a corde di metallo? Perché il metallo conduce molto. Questo chiaramente per chi già sa praticare. Centratevi nel cuore, che so, chi fa Reiki, chi fa Theta Healing, chi fa, dimmi un nome di una tecnica qualunque. Dai, non una so, tecnica qualunque. Ok. Portate l'energia di quella tecnica nello strumento, nella campana, aspettate che vi si sia impregnato bene e suonate. Sentirete che il suono tende a trasmettere l'effetto che avete messo in imprint nella campana. Ad esempio, inserisci una programmazione nella campana, gioia, richiami gioia dal cuore, la metti in imprint nella campana, l'informazione della gioia viene portata attraverso il suono, perché il suono fa da vettore. Tu l'hai programmato nella campana, suoni e trasmetti gioia. Ho un amico che fa così anche alcuni trattamenti. Quello che dico è qualcosa in più, è un dire, ok, ma oltre a fare questo, io ti posso mettere l'informazione della gioia, non quella che posso canalizzare io, ma un'informazione che si può adattare a chiunque, perché gli estrai la sua. E te la posso mettere con un pacchetto
che va a rimodulare etericamente quel suono per essere molto più armonico, consonante con chi poi lo riceve. Allora abbiamo fatto l'esperimento con una chitarra elettrica. Francesco, questo collega di Roma, che lui è il vero padre di questo metodo, ha fissato questa programmazione sonora, il biosound, in questa chitarra elettrica. Questo nostro collega, amico, ha fatto un po' di esperimenti e ci ha detto: ragazzi miei, ditemi anche voi, perché se io suono la chitarra, il programma si diffonde nella stanza e tutta la stanza viene armonizzata. È notevole. Sì, poi abbiamo verificato, effettivamente è così. E adesso abbiamo avviato una serie di sperimentazioni col suono. Wow. Infatti è stato bellissimo, e lì dici, questa è la forza di destino all'opera. Abbiamo fatto questi esperimenti 3 mesi fa, filone recentissimo. Io non sono musicista, non ne so niente proprio. E lì dicevo, però mi piacerebbe trovare una persona, un musicoterapeuta, qualcuno che possa portare avanti e fare sperimentazione, perché insomma, cioè, abbiamo aperto la finestra, io non me ne faccio niente, tu non te ne fai niente, chiudiamo e andiamo oltre. E dopo poco abbiamo incontrato la Barbara, quella che poi ci farete una puntata, una bravissima cantante, che lavora proprio con concerti di benessere e di meditazione, diciamo così. Dai, in realtà è molto di più. E allora con lei abbiamo aperto il filone di sperimentazione ed è stato, tac, subito accordo a prima vista, dai. Wow. Ma ce ne sono tante, questa è proprio la cosa più recente, poi ce ne sono tante altre. È come dire, tutto è frequenza, ma se tiriamo giù la frequenza giusta, e non è solo una frequenza singola, ma è un pool di frequenze che hanno l'effetto di portare in armonia, in sincronia, quello che poi è la programmazione del campo. Come dire, chiaro, metodo antico, parlo del sole in questo caso, metodo antico, mi centro, canalizzo la forza eterica sole, proietto la forza eterica sole, vedo se ho delle inibizioni nel farlo e quindi vado ad aprirmi quelle porticine che dicono di canalizzare la forza eterica sole. Immaginatela come una porta interiore, gli accettori, dai, io li chiamo così. C'è un'entrata e un'uscita in ogni cosa. Noi siamo un grande campo che ha un'entrata e un'uscita, 2 doppi vortici sovrapposti. Ma se quel vortice di portare fuori e quel vortice di portare dentro sono inibiti in relazione a quella forza, non la tiri giù. Ovvio. E allora c'è un po' di lavoro interiore per sbloccarli. A quel punto io dico, hai capito come si fa? Richiama una forza eterica che deprogramma quei limiti e lavoraci. Nel mio caso io dico di usare Urano. Urano, poi sistema solare perché riporta armonia, Urano è deprogrammatore, e poi pianeta Terra perché bisogna ritornare nella materia, torni in equilibrio. E con questo dico, ragazzi, ti fai il trattamento, vuoi richiamare l'energia sole? Vuoi richiamare? Lavorati gli accettori, la porta di ingresso e di uscita di quella cosa, deprogramma limitazioni, riportala in armonia con sistema solare, radicala con terra. Poi vatti a vedere, c'è un antenato che ti sta facendo resistenza? Dove trovo l'antenato? Dentro di te. Noi siamo un grande campo che al suo interno contiene tanti campi, la memoria del DNA, la memoria di chi ci ha preceduti. Ma se andiamo a sbloccare quelle porte dentro di noi in chi ci ha preceduti, ecco che l'effetto si moltiplica. Che non è un lavoro sull'antenato che non mi ha dato il consenso. Intanto se c'è il cuore, il consenso c'è sempre, ma tu stai lavorando dentro te stesso. È il pacchetto che ha la memoria dell'antenato, ma dietro la maschera dell'antenato c'è il tuo volto, a me piace dire. È parte di te. Non è l'anima dell'antenato, mi spiego. Certo, se quell'anima nel suo percorso sente che tu stai facendo un cambiamento e lo vuole acquisire, lo acquisisce. Qui mi ricordo, non so se ne posso parlare. Certo che sì. Uno dei primi esperimenti con quella che chiamo olofrattalità, che è proprio questo concetto, è stato fatto con un'amica. E mi ricordo proprio che si stava lavorando su una tematica molto fisica. E le chiesi se potevo interagire a un livello più profondo su questa tematica. Dentro di lei, la tematica, l'organo, andarlo a lavorare. Come dire, vi faccio un esempio. È come dire, c'è la tiroide, no? La tiroide cosa regola? Regola tante cose, l'espressione, ma anche va a filtrare conscio inconscio, mente e cuore. Agisce un po' come filtro. Dentro la tiroide che cosa trovo?
cellule, organi, ferma. E se io dentro la tiroide ritrovo la persona, cioè il tutto è dentro il tutto. È come dire, dentro la tiroide non è che ritrovo il cuore, la colonna vertebrale, il settimo chakra, ritrovo tutto, ritrovo la persona al suo interno e così via all'infinito. Tutto all'interno del tutto, è come dire, dentro il mignolo io ritrovo me stesso, un me stesso in miniatura. Ma allora, io posso andarmi a lavorare, che so, il chakra della corona che sta dentro il mio mignolo per liberare il chakra della corona del mignolo? Certo che sì, e questo ha un effetto molto più amplificato che non lavorarmi solo il settimo chakra che potrei trovarmi sopra la testa. Abbiamo fatto questo esperimento per la prima volta con lei e mi ricordo proprio, le dissi, guarda, sta uscendo un bel botto di congestione, energia distorta, memoria di un passato ormai che non è più reale, però era trattenuta, l'hai liberata. Per me, tua madre, io non conoscevo sua madre e non sapevo nulla della sua storia privata, per me tua madre ha sentito questo lavoro, perché vedo la sua impronta, è un'impronta materna però oscura, sporca, però la stai buttando fuori. Secondo me, tu che ti hai lasciato andare questa cosa, anche tua madre ha sentito il lavoro. Vediamo cosa succederà. Mi scrive qualche giorno dopo un messaggio molto laconico, sì, mia madre se n'è accorta. Ok, non so se essere preoccupato o se essere contento. La rivedo un mese dopo e mi racconta la storia, che io non sapevo. E quando lei alla mia età, all'epoca avevamo 35-32 anni. Quanto tempo è passato? Sarola, non mi ricordo, vabbè. E quando aveva 19 anni è stata cacciata di casa in malo modo dalla madre. Da allora non si era più vista con la madre, tranne in rare occasioni in cui erano volate coltellate e piatti simbolicamente. Ok? Insomma, un rapporto difficile. Quando mi ha scritto quel messaggio mi raccontò che l'aveva incontrata per caso in un centro commerciale e hanno passato il pomeriggio insieme chiacchierando amabilmente. E gli dici, ma allora tu hai sbloccato questa cosa, lei lo ha sentito, vi siete sbloccate entrambe. Vuoi vedere che stava lì l'origine di tante cose? Poi lei è un'operatrice molto competente e ha continuato a lavorare su di sé. E una delle cose che mi ha fatto più piacere è stato vedere ad anni dopo la foto di famiglia. Cioè, genitori chiaramente separati, famiglia divisa, lavorando su se stessa, però è riuscita a ottenere questo risultato non per coinvolgere altre persone, guarirle o rimetterle a posto, no, per stare bene lei con se stessa. E vedere che si erano tutti ritrovati al bar, papà, lei, la mamma, la sorella, dici, è bellissimo, quello che sei riuscita a realizzare è stupendo. Questo è un po' l'aneddoto sull'olofrattalità, è come dire, un conto è lavoro su di me, ma se volete fare questo esperimento e avete delle tecniche tipo Reiki, Pranic Healing, quello che è, dai, che non siano dogmatiche perché sennò poi avete paura a farlo e se avete paura lasciate stare perché la paura vi blocca o vi fa ottenere un risultato che non è la realtà, ok? Curiosità e voglia di sperimentare. Che so, con le tue tecniche ti lavori il, chakra del cuore, ok. Poi immagina che dentro il tuo chakra del cuore si ripetano tutti i 7 chakra e lavora tutti i 7 chakra uno alla volta dentro il tuo chakra del cuore. Che succede? Che il tuo chakra del cuore si espanderà in un modo pazzesco, ma sano. Lo rifai per tutti i chakra, cosa ottieni? Ottieni una sessione fatta con le energie moltiplicata per 7, mi spiego? Perché sei andato a aprire quella finestra in una realtà più profonda che era lì dormiente ma che non utilizzavi. E qui veramente una sessione dura molto, molto di più come effetti, cioè che ti riporti a casa per molto più tempo, ma anche quello che ci puoi sbloccare è tanta più roba. E questa è un po' per me la base, dai. Wow. Per te è la base. Sì, no, questa è solo la base, dai, sì. Non è che poco. Parlavi di ricerca, sì, questo... Sì, giusto là vicino. Ma esempio, se uno
che ha seguito, che sta seguendo il programma, vorrebbe approfondire di più, diciamo, venire a trovarti o vedere le cose che fai o approfondire, com'è che fa a mettersi in contatto con te? Sì, io sono un po' un lupo solitario, qualcosa, ma dico, cioè... Anzi, sono pure un po' misantropo comunque. Cosa vuol dire? Che sto bene da solo. No, anch'io. Sono una cattiva persona. Io adoro il tempo con me stesso, ma è il tempo più prezioso che ho, proprio, cioè, oddio, cioè proprio è il massimo quando sono da solo con me stesso, mi strano, quello proprio, cioè, per me. Mi piace stare con gli amici, sì, è bellissimo. Però poi a fine giornata ho bisogno di, ragazzi, vi voglio bene, adesso ho bisogno di tornare un po' nel mio spazio. Sì, è bellissimo questa cosa, proprio, cioè, tu e tu, ti basta, e il resto in più, vero? Quando ti confronti però con gli amici del centro Italia, questo non sembrano comprenderlo del tutto. No, dici, ma tutti insieme appassionatamente, sempre. Tranne un'unica persona che lo comprende benissimo, che è come me. Che è il collega appunto con cui collaboro. Lo so, perché uno che è simile a te riesce a capirti, uno che non è simile a te non è su un altro binario, magari simile, ma è un altro binario normale questo. Comunque dai, per eventuali contatti c'è un sito che uso per pubblicare un po' le ricerche, una parte almeno, che è terracuore.it. Ok. Da non confondere con terracuore.com, sito di prodotti di bellezza giapponesi. Okay. Che vengono importati in Occidente. Pensa a te. Terracuore.it, mi raccomando. Terracuore.it. Sì. O se no c'è, perché lì è proprio il blog. Poi da lì c'è il collegamento al canale di YouTube dove spiego un po' di cose di questo genere. Okay. Ma su Terracuore metto anche gli articoli con esperimenti. Ci sono anche cose un po' complottiste, per cui fate finta di niente, voi non l'avete visto, ok? O se no c'è quello nuovo, che per il momento stiamo ancora però completando, per cui è ancora un po' scarno, che è quello centrale aurea.com. Quello invece è una piattaforma per fare videocorsi, ma il 90% del materiale sarà messo in lingua inglese. Ok. Perché sì, quello ci serviva per cominciare finalmente ad aprirci al di fuori dell'Italia. Ma per cui tu fai corsi, cioè viaggi, vai in vari posti a fare dei corsi, anche. O in un posto tuo dove tu fai corsi per conto anche tuo? Sì, a Quarto d'Altino ho lo studio Terracuore proprio. Ok, per cui uno anche i concerti di meditazione con la Barbara adesso li facciamo lì. Però sai cosa, mentre parlavi, sai cosa mi è venuto in mente? Che una cosa che secondo me si può sviluppare. E secondo te, tu che hai visto giù la sala del Piper eccetera, secondo te sarebbe adatto per fare dei corsi tipo quello che fai tu con la Barbara o no? Oh sì, volentieri, basta lavorarla un po' prima in termini di energie. Ma come luogo, come struttura? Allora, per me la struttura non è mai un problema, io piuttosto dico, cioè ci deve stare un po' di spazio. Quel minimo di spazio e di comodità è più l'identità del luogo e quindi ci supporta o ci va in contrasto. Cioè, ti faccio un esempio. Anni fa, in un posto con cui collaboravo al tempo, abbiamo tenuto dei corsi in un hotel. Okay. Non era però la sala congressi, era proprio le stanze dell'hotel. Okay. Ce le avevano proprio affittate e avevamo creato un po' una specie di accademia. Ok. La difficoltà di lavorare in quel posto è che le pareti erano impregnate di energia di sballo, sì. Sballo, divertimento, sballo, avventura. Sì. Volavano tante battute, c'era molta ilarità, ma c'era difficoltà nello stare in raccoglimento. Certo. Dico, bene, ti alleni anche a farlo nella difficoltà, però non mi aiuta il posto. Sì, il risultato è diverso. Sì. Ci abbiamo lavorato i primi mesi per riuscire a deprogrammarlo, ma l'identità del posto rimaneva di hotel. Sarebbe tornato a essere un hotel per turisti allo sbando la stagione successiva. Sì. E quindi non era fattibile fino in fondo. Alla fine abbiamo trovato la soluzione di creare delle bolle. Cioè, disponi un campo a bolla, ignori le pareti e crei in quel campo una sorta di bolla isolata, tutto quello che ti serve. Che è un po' quello che faccio poi se lavoro su posti così, insomma. Perché un'opera di deprogrammazione del luogo e di ristrutturazione può richiedere anche molto tempo. Dipende tutto da che memorie ci sono già.
Io non dirò mai schiocchi le dita e funziona, misuro e ti dico no, non è proprio così. Puoi ottenere dei begli effetti? Sì, ma io voglio quel qualcosa in più. E si sente la differenza, si sente proprio. Ad esempio a Milano sono accolto in uno studio che è bellissimo, è molto lavorato. Però mi ricordo il primo corso che ho fatto, il radicamento, il tellurico era proprio ai minimi termini. Perché? Perché la città è congestionata. E allora in più volte ci abbiamo lavorato, io e la proprietaria dello studio. Adesso cioè se tu mettevi la mano e andavi a sentire energeticamente, proiettavi, sentivi proprio melma. Cioè melma, ma perché Milano sotto è una palude. Sarebbe un acquitrinio ricoperto con gente che c'è morta da 1000 e passa anni. E ristagna tutto, la gente scarica attraverso il tellurico, cioè il radicamento, e rimane lì. E allora lì c'è stata una bella opera di deprogrammazione. Adesso se vai lì, il tuo tellurico funziona perfettamente, senti pulito, ti radichi senza problemi, perché il terreno ti supporta. Non è vitale perché è solo fango e acqua sottoterra. Non ci sono radici di alberi, non ci sono lombrichi, non c'è quel tipo di vita. Però almeno è pulito e non ti va a ostacolare. Come dire, scarichi, non ti rimane qui perché sotto è già colma la misura, ma riesci a lasciare andare tutto. Se invece vai a praticare in un bosco, a meno che non sia proprio un luogo sfortunato, mettiamola così, l'albero di suo già fa questo lavoro di purificazione. Si prende quello che scarichi, lo usa come concime. Il concime è zeletame, fisicamente come spiritualmente. Quello che tu scarichi l'albero lo usa. Questo sì, a meno che non sia roba molto psichica, tosta, molto mentale, che l'albero non ha idea di come processare. Ma se sono energie di scarico biologiche, l'albero quello è nato per processarle, potrei dire. Un po' come è nato per mangiarsi letame al posto della pizza, mi spiego. Sì. No, sto ricollegando un po'. Però abbiamo strumenti per farlo, insomma. Quello sì. Ragioniamoci, volentieri. Sì. No, sarebbe interessante anche perché magari chi è della zona, che magari non riesce a spostarsi o cose eccetera, magari fare anche un qualcosa qua in cui magari te o la Barbara eccetera possiamo magari fare degli appuntamenti o dei ritrovi, capito? Potrebbe essere una cosa diciamo interessante, e anche perché verrebbe usata per uno scopo maggiore, per un qualcosa di bene, capito? Un qualcosa che porta una buona energia e un qualcosa di positivo verso il nostro prossimo, insomma, ecco. Sì. E questo potrebbe essere una buona idea, insomma, ecco. C'è una cosa che io mi sentirei di fare, sì. Ecco, se è fattibile, no, ma anzi, meno, eccetera. Anzi, sarebbe bello. Adesso con la Barbara stiamo ancora aprendo un po' la strada in questo senso. Sì. Nel senso che abbiamo cominciato... C'è tanti esperimenti. Sì, abbiamo cominciato con concerti per la centratura nel cuore. Adesso invece inauguriamo quelli sui corpi celesti e cominciamo con il sole, per cui c'è una parte di meditazione per portarsi in ascolto. Poi la Barbara comincia a lavorare con il canto, con i suoi... con il metallofono, con le tubolari, con la campana, insomma. Sì, mi ha spiegato lì, qualcosa. Sì, ti va a far lavorare con canzoni che ti portano a sperimentare l'energia del sole. E io in concerto lavoro con campi informativi per fartela sentire anche sul piano eterico. E lì... È bellissimo questo abbinamento. No, mi sto immaginando, sai perché? Perché in questi giorni mi sono sentito un po' con la Barbara, no? E allora mi ha detto, ti mando una spiegazione scritta, no? Di quello che vorrei fare, il programma, no? Cioè, scorro, non vedo mai la fine. Non so, era tipo 20-30 come... siccome io ho un po' di problemi di dislessia, salto le righe, ho problemi proprio a leggere, a ricordarmi 3 righe prima, cioè un disastro. Cioè, difatti io anche quando guardo i film, io tante volte spengo proprio il volume, perché tanto mi faccio il mio film, quello che ascolto mi disturba perché non riesco a immedesimarmi quello che sto vivendo. Allora ho tutto un metodo mio di acquisire le robe. Allora gli ho detto, guarda, per favore mandami un audio, perché con l'audio riesco a capirlo, con lo scritto no. Ok, mi manda tipo 6 o 7 messaggi di audio in quello che vorrebbe fare nel programma, no? Ok, vorrei fare questo, che questo porta a questo, cioè praticamente
tra tutti i 7 audio che mi ha mandato era circa un'ora di spiegazione di quello che sarebbe andato a fare, e gli ho detto ok, se dobbiamo prendere ogni punto e fare il programma da un'ora viene fuori 10 giorni. Allora ho detto ok, allora infatti adesso dobbiamo incontrarci per decidere magari fare una serie di programmi, perché è impossibile fare un programma, perché uno dovrebbe partire 3 giorni prima e dire ok, concentrati qua, non muoverti, tieni 10 mocca di caffè pronte e vai avanti, no? Per cui io mi immagino, se voi fate qualcosa insieme, te e lei, cioè non c'è limite, è infinito. Perché mi immagino te con le tue sperimentazioni, lei con le sue, cioè, un po' alla volta, dai. Sì, per quello ti dico, sessioni su sessioni infinite, che poi da quello si scopre un'altra cosa, un'altra ancora. Quello sì. Sì, per quello io mi sto immaginando, no? Proprio, ma è bellissimo così, perché è proprio questo che ti stimola ad andare avanti il tuo percorso e capire che c'è un mondo, ma c'è un mondo di cose che non bastano 10 vite, è strapieno. Infatti torniamo. Sì, ma dai, intanto non sta andando male, sta andando bene intanto. Un'ultima domanda volevo farti. Sì. Qual è, secondo te, tutto quello che tu hai descritto, le tue energie, le energie sottili, tutte queste cose che hai imparato a canalizzare, a mettere in pratica, eccetera, che hai fatto veramente tantissima ricerca, sei arrivato veramente a dei livelli di cui non avevo neanche mai sentito parlare personalmente, per cui tanto di cappello. Qual è la relazione di tutto questo con Dio? Io potrei dirti molto... Perché io sono un fermo credente, sì, e vorrei chiederti la tua... È quello che accennavo prima. Tu senti, potrei dire molto da procione che tutto nasce da Dio. E così me la cavo. No, sul serio, allora... Mi permetto di dire questo. Io ho un punto di vista un po' fuori dalle righe se parliamo di Dio. E se parliamo di Dio, innanzitutto direi: che cos'è Dio? Proviamo a definirlo, perché potremmo avere idee differenti. Preferisco dire un'altra cosa e dire: e se tutti gli dei fossero reali? E se tutti gli dei esistessero? E no, non sono demoni, quelli al di fuori del cristianesimo. E se fosse tutto reale e tutto pieno di cuore? No, perché come puoi imparare a sentire la forza eterica di un corpo celeste e imparare a capire quando ti stai creando tu delle proiezioni, puoi anche provare a fare delle esperienze con qualcosa un po' oltre. E ad esempio una volta ho provato a lavorare a vedere se mi veniva data una risposta da parte del pantheon induista, e la risposta c'è stata. Mi è comparsa una dea, mi ha spiegato 2 cose e poi mi ha detto: guarda, però tu tradotto si è presentata come la dispensatrice di doni d'oro, una cosa del genere, ok? Tipo Parvati come nome, Paruvati, non riuscivo a capirlo bene. E poi mi ha detto: però la prossima volta che vuoi contattarmi, io ti faccio da tramite per tutti gli altri, ma stai a digiuno prima di farlo. Perché? Perché il mio cuore non risuona con quelle frequenze. E quindi mi ha chiesto un sacrificio, di un impegno per creare quel tipo di connessione. Però era un'energia molto bella, molto dorata, molto pulita, molto cuore. Un'altra volta ho provato a vedere, se io provo a richiamare la frequenza del Odino, ok? Divinità norrena. È solo un mito? The fantasy? Ok? No, esiste. Mi risponde, ma stupito, perché quello che ci ho trovato invece un'energia molto rosa, molto ricca di cuore, molto piena d'amore, che non c'entra niente, ma proprio niente, con quello che ci hanno raccontato sulle saghe dei vichinghi che ammazzavano la gente, morire in battaglia. Mi spiace, magari mi sbaglio, però credo di saper riconoscere la frequenza di una forza numenica, perché c'è qualcosa di diverso, di più, un oro molto ricco, è una forza particolare, ti parla in un certo modo. E non ci ho trovato la violenza che gli si attribuisce. La prima volta che ho fatto un esperimento sono andato oltre il paradigma cristiano e ho detto: provo a richiamare il dio Marte, Mars, il Mars romano.
perché mi risponde? E io l'ho sentito nel cuore. E se mi risponde nel cuore, è il cuore che parla. Poi potete dirmi, no, ma ti sei ingannato, è un demone tentatore, è la testa. No, non è la testa, è il cuore. E so quando parlo di cuore. Cosa sto dicendo? Quindi no, per me tutte le divinità sono reali. E che cosa sono? Sono forze che stanno dentro l'uomo. Sono aspetti dell'essere umano, non sono forze estranee. E questo per me è importante, per cui ogni divino è sacro, ogni divino va rispettato. Mettiamo da parte piuttosto le superstizioni e le paure e facciamo ricerca e dignifichiamo, diamo rispetto a tutto quello che ci circonda, perché se il divino si trova qui nella carne, nella terra, negli alberi, nelle piante, allora va rispettato tutto quello che ci circonda. Certo, utilizzato perché siamo vivi con un corpo di carne e ossa, ma rispettato nel momento in cui lo utilizzo e ringraziato per questo, e dignificato il divino che sta dentro ciascuno di noi. Perché se il divino è fuori, tutto quello che mi circonda perde di significato, diventa molto mentale l'approccio. Mi permetto di dire questo, ok? Poi ognuno ha il suo, e quando parlo di divino intendo questo. Se per te la porta è il Cristo, ma ben che venga, cioè, è molto sano. Se per te la porta è un'altra, ti parte dal cuore, è la tua porta, basta, è sana, coltivatela. Perché lì hai l'accesso a un qualcosa di più. E questo, ritrovare quel collegamento profondo con l'essenza di noi. Se manca questo, manca una grossa fetta. Io dico questo, qualunque sia per te l'immagine del divino, aprila. Se non lo sai, fai un percorso di ricerca, finché non capisci cos'è che ti anima dentro. Basta, per me è questo. Quindi è un punto di vista molto interno. Ma perché? Ma perché nella tradizione in cui mi sono formato, per le esperienze che ho acquisito, riconosci chi sei, mostra il tuo divino interiore e il divino che sta, diciamo simbolicamente lì fuori, che in realtà sta dentro, con lo stesso rispetto ti parla e comunica. Poi verifica celeste, tellurico, emisferi cerebrali, insomma verifica 2 parametri per capire se sei andato fuori tu, verifica l'energia che hai richiamato. Però ci sta. Per me è un po' questo. Quindi il divino è fondamentale. Come tu lo chiami, l'importante è che ti risponda nel cuore. L'importante è quello, perché poi il motore di ogni guarigione è il divino, il motore di ogni realizzazione è il divino. Questo. E per me la strada migliore, allora, si comincia da tanti punti di vista. E c'è chi come me comincia questi percorsi per benessere fisico, c'è chi per altri motivi, c'è per chi l'ha portato l'amico o l'amica. Ma se a un certo punto capisci e apri quella porta perché vuoi scoprire il divino dentro di te, lì hai trovato la strada maestra. E qualunque sia quel divino che ti parla, chiamalo Dio, chiamalo l'Arcangelo Michele, chiamalo come vuoi. E no, non sono tutti uguali, ci sono delle qualità che li rendono differenti. Perché? Perché se no saremmo nati tutti con lo stesso volto, tutti con lo stesso aspetto, tutti con lo stesso cuore, e non è così. Ognuno merita rispetto a modo suo. Io la vedo in questo modo, dai. Bellissimo. Mamma mia. Ma per molti sono un involuto, Per molti sono un involuto, un eretico. No, hai dato una spiegazione molto bella, molto completa e molto ampia. Veramente non avevo mai sentito una spiegazione così ampia. È bellissima, tanto veramente bellissima, tanto profonda, anche perché abbiamo più entità, abbiamo più persone con cui relazioniamo. Cioè io lo vedo su me stesso, cioè ho come un angelo custode, un spirito guida con cui mi consulto abbastanza spesso quando ho bisogno, robe, siete quella vocina dentro che ti dice fai così, no, non fa così, e allora diciamo con quello mi consulto, però diciamo se non c'è bisogno non c'è un consulto perché vado avanti il messaggio, posta. Poi c'è qualcosa di molto più grande, di superiore, che proprio lassù, allora lì quando chiedo o quando mi vengono dette delle robe, delle cose, allora lì devo farle, perché se non le faccio va a finire male. Allora lì dice boom boom boom. Poche volte parla, volte però quando te le danno tu sai che quello devi fare, cioè, cioè va oltre il volere del tuo spirito,
di tutto, cioè proprio è così, stop. Non so se te mai Sì, succede. è quella di ascoltare la voce interiore, che non è pazzia. Allora, apriamo anche questa finestra. È pazzia quando la voce interiore ti dice che gli altri ti vogliono fare del male e che tu devi fargli del male. Quella è pazzia. Sì, quella Quella è pazzia e va curata follia, in quella. clinica, ok? Ma instaurare un dialogo col divino interiore è fondamentale. E quello per me è l'atto basilare, che non è un credere vuoto, ma è un attuare il divino. È un chiedere di essere sempre in consonanza con gli dei. Per me è questo. Qualunque sia il mio agire, chiedo di essere in consonanza con gli dei. E se gli dei mi spalanca il cuore in questo agire, io lo faccio, punto. certo, Perché va fatto, perché ho chiesto e mi è stata data questa perché direzione. sanno qual è il nostro bene. Sì, E sono forze che partono da dentro. Quella è la base. Però quella è una, e poi c'è un'altra lassù, e quella lassù, quando arriva quella è proprio una tonata, e quello è punto, non ti muovi. È quello che dico, è che l'uno è lo specchio dell'altro. Sì, dai, come dire, una grande forza di coscienza. Noi nasciamo così, no? Da un celeste, un percorso a spirale, si incarna nella materia, si radica nella materia, qui al centro ha formato un cuore, dove tutto si riflette. Poi la spirale riparte, ritorna su e reinformatizza quell'aspetto celeste, quindi ci parla da sopra e ci parla da dentro. Sì, e poi non solo, ma agisce anche come ripetitore, perché dall'alto, cioè quando tu hai bisogno di una cosa, eccetera, ti si fa avvicinare quella persona che ti dice quella cosa in quel momento, o quello o quell'altro che hai bisogno, o tu che hai bisogno. C'è da sopra, cioè secondo me c'è una sinfonia d'orchestra incredibile, perché poi a un certo punto, quando le anime cominciano un po' a risvegliarsi stesse, eccetera, in se stesse, cioè cominciano a mettersi tutto in contatto in qualche modo, tac 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 tac. Per cui dico, cioè cavolo, cioè altro che direttore d'orchestra, lassù ci sono di quelle informazioni che girano, che noi non abbiamo neanche alba, c'è proprio, no. Io vivo questo, non so te, ma io proprio lo vivo proprio quotidianamente. Allora, per quello mi piace relazionarmi con persone che hanno le stesse esperienze, perché capito? Allora dice, cavolo, beh dai, ognuno nelle sue varietà, nelle sue particolarità, nelle sue robe, però capito, è una cosa attuale, e anche la spiegazione che mi hai dato è andato molto, molto oltre la mia stessa conoscenza di quello che vivo, per cui è stato molto illuminante per me ascoltare proprio la tua risposta. Sì, no, veramente. Ecco, per cui siamo arrivati al termine della nostra puntata. Tu cosa vorresti lasciare, diciamo, a chi ci ha ascoltato? Qualche messaggio ti sentiresti a chi ci ha seguito da intraprendere da un qualcosa, o in se stessi, o questo. Che messaggio ti sentiresti? Mi sentirei di dirvi questo, ragazzi e ragazze: credete in voi stessi. Può sembrare scontato, ma credete in quello che avete qui dentro. Questo. Ognuno ha la sua vita. Io non ho mai accettato un'imposizione dall'alto, non mi sono mai fatto fermare quando mi dicevano non si può. Il cuore mi dice questo, lo seguo. Credete in voi stessi perché ne vale la pena. Tutto il resto mettetelo da parte, sono solo proiezioni di altri. Ascoltate la vostra voce. Basta. E mai paura di sbagliare. Non siamo qui per la perfezione. Siamo qui per farci esperienza, per gustare il sapore di questa vita. Puntini, puntini, puntini. Hai tanta profondità. Che tutto parte da dentro di noi. Poi uno può dirmi, parli facile. No, perché per me c'è uno studio dell'errore. Perché se studio l'errore è lì che faccio bingo, è lì che vinco. Anche nei campi informativi è proprio capendo dove sono i limiti che posso migliorarli. Se parto in modo fideistico del dato che un'energia non ha limiti e farà qualunque cosa, non vado da nessuna parte, non sarei qui ora, non riuscirei neanche a lavorare per davvero, otterrei benefici minimi. No, è proprio quella volta che non ha funzionato. Perché non ha funzionato? E non può essere una risposta del tipo quella persona non era pronta. No,
cos'è che non ha funzionato? Andiamocela a vedere. È lì che capisci, è lì che migliori veramente gli strumenti a disposizione. Se no è solo un effetto placebo, un ci credo funziona. Non è così. C'è veramente del buono, per questo vi dico, permettetevi anche di sbagliare. Ma avete seguito quello che vi anima dentro? Boh, questa è la più grande soddisfazione della vita. Perché per chi ci crede, quello che ci portiamo di vita in vita è quello che abbiamo messo a coltivare nel cuore. È solo quello. E se non sei partito da quello che ti ha animato nel cuore, che vuoi portarti? Puntini. Puntini. Wow. Grazie Edward. Grazie ragazzi. Grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito. È stato un onore per me essere qua in compagnia di Manlio e in compagnia vostra, che avete dedicato il vostro tempo ad ascoltarci, a seguirci, che ci scrivete, che ci date il vostro supporto morale, che ci siete. E chi volesse riascoltare la puntata la trovate sul sito www.radio.radiopiper.it sulla sezione podcast. Questa è l'11ª puntata assieme a Manlio, e se volete scrivergli appunto terracuore.it, sì. Giusto? Ecco, così potete mettervi in contatto con lui, e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie per esserci stati, grazie di cuore, e vi voglio bene perché ci siete. How did we get here? What comes to wait on a lonely shore? I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon a heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again.
Step into a